Ok, non mi si sentiva il microfono. Rieccomi. Ogni tanto OBS dà problemi. Buon pomeriggio ragazzi, come state? Tutto ok? Ditemi un po'. Ciao Chiara, ciao Franci. Buongiorno, buon pomeriggio, quel che volete, dipende da dove siete, dove sono le vostre usanze. In realtà. Ciao anche a te, Ciel. Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Allora, intanto ti faccio lo shoutout come di consueto. Ecco qua, andate a seguire il caro Siel, mi raccomando, che è molto bravo e simpatico, disegna tanto tanto bene lui. E l'altro giorno mi ha fatto vedere un disegno di Nagito che sta facendo e oh mio Dio, è davvero bravissimo. Io bene, grazie. Voi invece ragazzi come state? Tutto bene? Nella scorsa live di Danganronpa 2 Goodbye Despair eravamo rimasti che siamo bloccati nella fan house e Monokuma, sì, ci ha dato un nuovo movente, ovvero quello della morire di fame, che praticamente siamo bloccati qua dentro, se non avviene un omicidio da qui non si scampa. Ok, detta in parole povere. Stavamo parlando con i vari personaggi sopravvissuti, che ormai è metà cast praticamente, rispetto a come siamo partiti. E tra l'altro avevamo già parlato con Fuyuhiko nella scorsa live, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Domani finalmente mi vado a togliere il dente, ho l'ansia. Speriamo in bene allora, dai Chiara. Dai che va tutto bene, su su. Almeno ti levi sta cosa. Correggetemi se sbaglio, ma se no dovremmo averci già parlato con Fuyuhiko. Bene, bene, ora continuo il disegno di Meccanico Kun. Ah, di Kazuichi, ok. Va bene. Parliamo con Akane. Questo non è affatto divertente? Davvero non c'è cibo da nessuna parte? Invece di parlare cibo di tutto il tempo, perché non provi a cercare l'uscita? Uscita? È deliziosa? Questa tizia, anche all'interno della sua testa è piena di cibo. Vabbè. Io oggi devo partecipare all'evento peggiore dell'anno che spezza le amicizie. In che senso, Franci? Sto dance mi ha rovinato tutta l'estate, mortacci su. Giustamente, il mortacci capita. Mi spiace però che effettivamente ti ha rovinato l'estate, ma almeno hai la scusa per dire non ho avuto il tempo di fare i compiti fra una visita e l'altra, se non riesci a finirli. Parliamo con Chiaki. Personalmente preferirei continuare che Chiaki... cioè lasciare continuare Chiaki col suo discorso. Ma anche i rapporti di tutti quanti sono importanti. Prima dovrei continuare con quelli. Ok, quindi con Chiaki ci dobbiamo parlare per ultima. Parliamo con Kazuichi allora. Di nuovo pubblicità e niente. Chiaki, quando ho realizzato che sei scomparsa. Che è scomparsa all'improvviso, non potevo credere che fosse andata direttamente da te fra tutte le persone qui presenti. E adesso all'improvviso siamo tutti qui. Ma che sta succedendo? Beh, sarà meglio che tu non dica che abbia portato io tutti qua. Beh, non che sia così, però... Sembreresti sapere già che questo posto è importante, per cui... Avrebbe senso che tu sia in quest'area. Per cui ancora una volta qualcuno è sospettoso di me. Ma... cosa dovrei fare? Non lo so, Hajime. Togliere i tuoi sospetti. Io faccio esplodere Napoli. E niente, sei diventata la nuova sbigia. Vediamo Nekomaru che ci dice. Dovremmo prima finire di ascoltare i rapporti che hanno fatto gli altri. D'accordo. Vediamo Gundam invece che ci dice. No, anzi no, prima di Gundam parlo con Sonia. Perché Gundam e Nagito sono quelli importanti con cui dobbiamo parlare. La scoperta del nostro team è la numero 1. Non perderemo. Sbrigati e parla con Gundam. Che
razza di cosa crede che siano i rapporti, Sonia? Boh. Vediamo Ganda che ci dice. Oggi ho l'assa del fantacalcio, non credo conoscete cosa sia, però spero di aver scritto in italiano corretto. No, non conosco cos'è sinceramente, per cui buona fortuna in caso con l'asta. Allora, adesso ti presenterò la mia scoperta. E non ti lascerò dire un qualcosa senza senso come me ne sono dimenticato. Monokuma lo ha detto prima che arrivassimo qui. Ha detto che ci sono delle parti della nave qui nella Funhouse. Potrebbe essere. Kazuichi e voi, bassi umani, prostrate le vostre ginocchia e mostrate gratitudine verso nei miei confronti. L'Overlord dell'Ice, del ghiaccio che ha distrutto il mondo della morte. Perfetto. Ti dico solo che distrugge amicizie. Alle 14:50 vado. Posate i vostri occhi su di esso. Gioite un motore e una parte della nave. Beh, basandoci sulla misura estremamente piccola, non è... È un giocattolo comandato con la radio. Permettetevi di raccontarvi una storia vecchia. Io sono nato come risultato di un'unione tra un umano e un demone, e la mia esistenza bazzica fra entrambe le razze. Forse perché nessuno mi ha mai comprato un giocattolo prima d'ora, ma credo che questo sia davvero ottimo. Non ti sto chiedendo questo! Cioè, intendi che la parte della nave che hai trovato è solamente un giocattolo radiocomandato? Sì, Kazuichi fa delle facce assurde. Ibuki non c'è più, però anche lei se la giocava con le espressioni, fidati, Chiara. Purtroppo l'hanno seccata nello scorso capitolo. Haha, sei stato totalmente ingannato. Non ho mai detto una singola parola riguardo al fatto che la nave fosse reale. Stupido, idiota, imbecille. Sembrerebbe che non abbiamo nemmeno la forza per arrabbiarci. Ma Soda e Bakugo e Kirishima mischiati, uguali. Considera, Chiara, che Danganronpa 2 è uscito molto prima di My Hero Academia, per cui è al massimo il contrario. Ok. Beh, sarebbe meglio se lo lasciassimo solo per un po'. Per cui è stato definitivamente una perdita di tempo credere a Monokuma. Anche se quello che ha detto riguardo i nostri profili degli studenti potrebbe essere una bugia. Ma la nostra situazione... Adesso non riesco a concentrarmi. Meno male che Chiaki è ancora viva. Sì, Chiaki è ancora viva. La colpevole dello scorso caso, come potete vedere, era Mikan, perché non c'è più lei. Nekomaru invece è diventato un robot. Beh, permettimi di darti un breve rapporto. Dato che sono io colui che ha fatto questa scoperta, beh, probabilmente è importante quanto lo sono io. Il che significa che non è importante affatto. Ehi, vedi di sbrigarti e dirlo. Beh, riguarda il terzo piano della Grape House. Beh, ricordi quello che Monokuma ha detto riguardo all'archivio di Monokuma sul terzo piano? Beh, in realtà ho provato ad andarci. Proprio come il nome suggerisce, è un archivio pieno zeppo di roba di Monokuma. Il che mi ricorda che quelle celebrità che hanno costruito una casa memoriale nella loro città natale.
Beh, sembrerebbe che non abbiamo nemmeno bisogno di andare lì. Mai. 実はさ、 Ah, in realtà ho trovato anche un bambino perduto nell'archivio Monokuma. Un bambino perduto? 俺、 Eh? Dove è andata? おい、 Ehi, non nasconderti! Forza, vieni fuori! Ciao! Per cui il bambino perduto eri tu. Ho dovuto chiudere e riaprire perché mi stava dando la live indietro e boom, parte lo stesso annuncio. Ma che sfiga, Chiara. Vero? È così che le persone dovrebbero reagire, giusto? Beh, mi ero fatta un'idea generale su come avreste potuto reagire. Ok, non sono più depressa. Ormai sono abituata ad essere trattata in questo modo. Davvero triste. È così triste ad essersi abituati. Beh, sembrerebbe essere un po' tesa. あの Beh, Monokuma ti ha portato qui, Monomi? Sì, sono così delusa da me stessa per essermi fatta ingannare da lui. Sono un fallimento come insegnante e non ho alcun diritto di guidarvi, ragazzi. つうか、 Nessuno qui ti considera un insegnante. Vado. Va bene, Tranci, grazie per essere passato. Ciao ciao, alla prossima. Ma sinceramente sono felice che tu sia qui. Ehi, sei un animale completamente fatto di pezza? C'è per caso qualche parte di te che è rimasta di carne? Dovrei essere del cibo? La cane è totalmente impazzita. Beh, quello era l'ultimo rapporto, giusto? Allora andrebbe bene se continuassi col mio adesso. Beh, si tratta di quello che hai menzionato poco fa, giusto? Riguardo alla struttura della fan house? ほう、 La struttura della fan house. あのね Beh, sono giunta a una conclusione. La Grape Tower, dove ci troviamo attualmente, e la Strawberry Tower, dove ci trovavamo prima, penso che siano la stessa struttura. Le due torri? La stessa struttura, tu dici? Capisco. E che cosa te lo fa pensare? ほら Le loro posizioni. Ok. ね All'interno della Strawberry House, il corridoio fragola si trova sulla sinistra, quando sul retro si trova l'ascensore, giusto? えっと Ma all'interno della Grape House, il corridoio uva è sulla tua destra, e quando la sua schiena è verso l'ascensore, giusto? Per cui, se mettiamo queste due costruzioni insieme, うーん le due torri sono la stessa struttura. Il che ogni casa si connette al centro. Questa è la struttura dell'edificio che mi fa venire in mente il tutto. Ok. Effettivamente avrebbe senso. Cosa? La Strawberry Tower e la Grape Tower sono la stessa costruzione. Ma potrebbe essere una possibilità. Forza, date un'occhiata a quella porta. Quella non è la stessa immagine della fragola che è presente anche sull'ascensore sul telefono. E allo stesso modo... Beh, non dovrebbe mostrarvi dove conduce? なるほどね。 Beh, se questo è il caso, significherebbe che la Strawberry House si trova dietro quella porta, con l'immagine della fragola. Mhm. えっと E dal lato opposto, la porta con l'uva condurrebbe alla Grape House. Il che significa che abbiamo aperto la porta della hall quando siamo arrivati qui. Eh già. だからさ Per cui dipende da quale porta utilizziamo. Questa torre cambia o nella Strawberry Tower
o nella Great Tower. きっと Il che significa che quando guardi dall'altra parte della Great Hall, beh, dovremmo essere qui. Già. Le immagini di uva dovrebbero essere qui. つうかよ Allora dobbiamo solo confermarlo, giusto? Il che significa che possiamo chiudere la porta dall'altra parte. うーん Quello potrebbe essere impossibile. あ Impossibile? Perché? Beh, Hajime e Nekomaru sono stati i primi ad entrare nella Grape Tower, giusto? Sì, e che cosa c'è di sbagliato con ciò? あのね Beh, quando voi due siete entrati nella Grape Tower dalla Grape Hall, non ci è voluto un po' prima che la porta si aprisse quando avete premuto il bottone? Fa? ほらね Per cui, beh, presumo sia così. Come facevi a saperlo? えっと Beh, quando stavo gironzolando io stessa, sono tornata per un pochetto nella Strawberry House. Sentivo come se avessi dimenticato qualcosa all'improvviso. E la Strawberry Hall si è automaticamente chiusa di fronte a me. あ La porta si è automaticamente chiusa. E dopo ciò, non importa quanto ho provato a premere il bottone, la porta della Strawberry Hall non si è aperta. と Ma perché? きっと Beh, le porte della Strawberry Tower e della Grape Tower devono essere state designate in modo che solo una di esse potesse aprirsi alla volta. E a sto punto, sì, direi che è la soluzione più corretta. Voglio dire, se entrambe le porte dovessero essere aperte allo stesso tempo, beh, scopriremmo in maniera davvero facile che entrambe le torri sono la stessa struttura. E se ciò sì, beh, con i tuoi tempi, Kin. E se ciò succedesse, non sarebbe più una fan house, giusto? うん Quindi, la ragione per cui la porta della Strawberry Hall si è automaticamente chiusa di fronte a te 要は è stato perché abbiamo aperto la porta della Grape Hall. Beh, quando è successo, la Grape Hall non si è aperta perché stava aspettando che la porta della Strawberry Hall si chiudesse. Se pensi in questa maniera, beh, avrebbe senso, giusto? つうかさ Tipo, state dicendo un sacco di cose difficili che non riesco a capire, ma non vi state dimenticando il problema più importante? Il colore delle mura nella Strawberry Tower e della Grape Tower sono diversi, lo sai? Non c'è alcun modo che possano essere la stessa struttura. わからんの Non l'hai notato? Beh, sono solamente le luci sul pavimento che fanno risplendere il muro. Riflettendo le luci colorate su un muro bianco, beh, renderebbe il colore del muro diverso. Allora, che mi dice riguardo l'immagine sul pavimento? Anche quella è diversa. えっと Beh, forse il pavimento è solamente uno schermo e l'immagine è proiettata da sotto il pavimento. Infatti, quando la guardi da vicino, non è affatto un'immagine disegnata su un pavimento. わかったぜ Oh, capisco. Per cui adesso è giusto presumere il fatto che siamo sulla stessa struttura, giusto? でも Ma il vero problema importante è non sarebbe meglio se lo testassimo? Testassimo? えっと Per esempio, dovremmo lasciare un qualcosa qui e poi andare nella Strawberry Tower. ね E se dovesse essere ancora qui, beh, potremmo concludere che si tratti della stessa struttura, giusto?
Vorrete che stia io allora? No, è impossibile. C'è un sensore che previene ciò. Ah? Un sensore? Non lo percepisci? Vi sono un sacco di sensori sulle mura e i pavimenti della torre. Perché non li noti? Beh, sono più sorpreso del fatto che tu li abbia notati. Beh, il mio istinto mi dice che il sensore probabilmente può controllare ogni movimento su questa torre. Beh, e quando reagisce previene che la porta si apra. Beh, immaginavo che potesse esserci un qualcosa del genere. Ma comunque, quanto è buona la performance di questo sensore? È una performance di alta prestazione. Sembrerebbe che possa controllare anche i tuoi battiti cardiaci e i tuoi pattern di respiro. なるほどな。 Allora sarebbe totalmente impossibile per qualcuno rimanere indietro. なあなあ。 Beh, che ne dite di Nekomaru? Ormai è un robot senza cuore. Ho un motore che è presente dentro di me. Beh, ed è buono quanto quasi un cuore umano. Ma se sei in modalità riposo, quella funzione si fermerebbe, giusto? Come hai detto, beh, se cessassi tutte le funzioni con la modalità riposo, il sensore non potrebbe rilevarlo, però... Chi andrebbe così lontano per testarlo? Non tollererò alcun robo pregiudizio. Scusami, hai ragione. E una volta che entro nella modalità riposo, beh, non riotterrò la coscienza finché il Goodnight Switch non sarà premuto di nuovo. O se la sveglia presente nel mio torace non sarà spenta. Per cui sono un po' preoccupato a rimanere da solo in quello stato. È troppo pericoloso, anche per un esperimento. È possibile che qualcuno possa violare le leggi dei robot. Allora, perché non utilizziamo questo? Il mio student handbook. Lascerò l'handbook qui. E quando ci sposteremo sulla Strawberry Tower, se dovesse essere nuovamente qui, potremmo tranquillamente dire che le due torri sono la stessa, giusto? Hai ragione, proviamo in questa maniera. Ok, abbiamo lasciato indietro il handbook di Chiaki e poi abbiamo lasciato la Grave Tower e siamo tornati alla Strawberry Tower. Ok. Posso andare ad esplorare la... di qua? どうかした？ No, ok. Chiaki ce lo impedisce. Andiamo alla Strawberry Tower. Cioè alla Strawberry House. Non ci fa interagire con l'ascensore? Ah sì. Devo proprio dirlo, questo ascensore è piuttosto silenzioso. Beh, quasi come... Oh vabbè, non importa. Never mind. Toadsworth? Ma di che diavolo sta parlando? Beh, non mi sembra che si stia muovendo in maniera molto veloce. Beh, sembrerebbe più che altro che si stia muovendo lentamente. Se così fosse, le due case dovrebbero essere piuttosto vicine. Ah. Se le due torri sono connesse nel mezzo, la distanza fra di esse non dovrebbe essere molta. Effettivamente è vero. Ok, d'accordo. Andiamo alla Strawberry Tower. Vedi qua. La Strawberry Tower. Vediamo se la teoria di Chiaki è giusta. Lo premerò io. Aspettate.
State indietro, maledetti. Cosa? 邪悪なる意志をえみ古の時に交わした契約に従い今こそ汝が力で我を救え Che succede, Gundam? 龍拳破壊神暗黒四天王 Va bene. Ha detto tutto Gundam, per cui lascio fare a lui. La parte di doppiare se stesso. Ah, ha premuto il bottone? Davvero? Questa è la Skyline Lamentation Heart del Demon Mouse. Presto la porta sarà destinata ad aprirsi. Wow, fantastico! I tuoi criceti sono davvero ammirevoli. O schillati, però schillati mi sembra una traduzione pessima. Capisco. I tuoi occhi hanno visto i movimenti di Sandy. Proprio come mi aspettavo dalla signorina oscura. Beh, i miei complimenti. Fantastico, davvero fantastico. Devi essere forte ad avere una relazione di fiducia con loro. ありがとう Si è imbarazzato Gundam. Che carino. あ Ma non c'era bisogno di prenderti la briga di... che i tuoi criceti lo premessero. Proprio come pensavo. Ci sta volendo un po' prima che si apra. Considerando quello di cui abbiamo discusso prima, il sensore confermerà che non c'è alcun movimento all'interno della torre. Per cui aspettiamo che l'altra porta si chiuda. In quel momento ho sentito un forte rumore proveniente dall'altra parte della porta. Eh già, è la stessa struttura. L'abbiamo confermato. C'è il handbook di Chiaki. Guardate qui! In quel momento in cui abbiamo messo piede all'interno della Strawberry Tower, Sonia ha alzato la sua voce. E quando abbiamo guardato il punto in cui stava indicando... Eccolo qua. È proprio qui, l'handbook. Sì, non c'è alcun dubbio. Questo è il mio student handbook. Se Chiaki ha lasciato l'handbook nella Grape Tower e si trova qui, significa che... Beh, significa che l'abbiamo confermato. La Strawberry Tower e la Grape Tower in realtà sono la stessa struttura. Indipendentemente se entri dalla Strawberry Hall o dalla Grape Hall, la torre diventerà la Strawberry Tower o la Grape Tower. Allora, quella porta che ci sta qui con l'immagine dell'uva なるほどの non è l'uscita, ma apparentemente è connessa alla Grape House insieme alla Grape Hall. やったね Beh, questo anche significa che non abbiamo alcuna idea di dove si trovi l'uscita. ね Beh, immagino che non ci si possa fare molto. Non c'è alcun modo che possiamo trovare l'uscita in un modo così semplice. Beh, comunque, sono sorpreso. Non mi aspettavo che saresti riuscita a scoprire un segreto così in questo modo. Come mi aspetterei da Chiaki. Sei davvero fantastica. Normalmente tutto quello che fai è guardare a vuoto, ma certe volte sei davvero di grande aiuto. ですが Comunque, perché questa struttura è disegnata in maniera così strana? Probabilmente non c'è alcuna ragione. Semplicemente perché è una fan house. Questa è la ragione di cui ha bisogno Monokuma. Chi eri tu? Sono Monomi, come hai fatto a dimenticarti di me?
Questo mi ricorda che... Cosa cavolo è successo all'annuncio di Monokuma? はあ Che intendi? Secondo il mio orologio interno sono già le 10 passate. あらら Mm? È già quell'ora? Tolto ciò, perché non c'è stato alcun un annuncio di Monokuma? モノクマ登場だよ Permettimi di risponderti. Ogni singolo giorno fino ad adesso ho costantemente lasciato che voi sapeste quale fosse l'ora su quest'isola. Pardon, momento starnuto. E grazie a ciò, beh, siete stati in grado di condurre una vita normale. お前ら Che voi ragazzi mi abbiate scambiato per qualche sorta di sveglia? マジマジ Beh, è totalmente vero, ne sono sicuro, però... Che cosa stai cercando di dire? と Per il tempo in cui siamo adesso, beh, gli annunci di Monokuma sono in pausa. Beh, non potete andare fuori e non ci sono le finestre qui. Per cui non che importi se davvero ci sia giorno oppure notte. ププ Giorno e notte. Vecchia pubblicità. E per di più stavo pensando di fare una piccola cosa per rimpiazzare quell'annuncio. Pu 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 pu. 気に食わね Cosa c'è di sbagliato in lui? Beh, se non ci saranno annunci, possiamo tranquillamente guardare l'orologio. えぽ Beh, sia la Strawberry House che la Grape House hanno degli orologi nel primo piano sui lounge. Beh, anche se non assomiglia ad un orologio, ho il mio orologio interno, per cui non c'è alcun problema per me. Sono già le 10 di sera, giusto? Inizio ad essere davvero assonnata dopo aver sentito ciò. うーん Dato che non abbiamo cibo, forse sarebbe meglio se ci riposassimo e conservassimo le nostre energie. Per ora decidiamo le nostre stanze. Le nostre stanze? えぽ Beh, ogni casa ha 5 sale degli ospiti. Per cui dovremmo prima decidere chi starà in quale casa. うーん Perché non rendiamo le cose semplici e ci dividiamo fra ragazzi e ragazze? はい Sì, facciamo così. あ Ah, che disdetta. Vabbè, immagino che abbia senso. これも因果率の定めか Allora prima le donzelle. さあ始めようか Forza allora. Gattine, scegliete quale casa preferite. えっと Scegliamo la Grape House. Guardare delle pareti rosse mi farà male agli occhi. Allora gli uomini staranno nella Strawberry House. Gli Strawberry Men sono conosciuti per la passione. ね Beh, per cui ogni stanza ha delle guest room di qualità diverse, giusto? えああ Non c'erano 2 stanze deluxe, una standard e 2 stanze brutte. とりあえずよ Quindi dobbiamo scegliere questo come prossima cosa, giusto? Ma ci sono solamente 5 stanze per ogni casa, giusto? Allora un ragazzo starà fuori. よっしゃ Beh, allora significa che c'è solamente un metodo appropriato per risolvere ciò. Un metodo appropriato? Carta, forbice, sasso, ovviamente. All'improvviso la battaglia di carta, forbice, sasso fra i 6 ragazzi ha avuto inizio. E i risultati... Ah, scusate, ho finito per vincere in maniera così facile. Ah, esatto. Mi ero totalmente dimenticato che Nagito fosse l'Ultimate Lucky Student. Per cui io prendo il secondo posto. Va benissimo.
Mhm. Sarei annoiato se fossi sempre al top. È deciso, voi due otterrete le Deluxe Room. E ora, riguardo al terzo vincitore... Sono io! Beh, vorrà dire che riposerò nella Standard Room. あ Io e Kazuichi siamo i prossimi. ああ Per cui otterrò la stanza schifosa. Beh, sempre meglio che stare nella stanza con qualcun altro. Beh, che sfortuna, Hajime. Puoi riposarti nel lounge, ma cerca di non prenderti un raffreddore. ね Ehi, che ne dici se no di andare nella Grape House? Così prenderai anche tu una stanza. Mhm. Ah no, ok, ho sbagliato, scusatemi. Ho letto male. Perdono. Perdono. No, qual è il... meno. Ah no, ok. Per quanto riguarda voi, ragazze della Grape House, avete già scelto le vostre stanze? Sì, l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto una breve discussione e le cose si sono svolte in maniera veloce. Sonia ed io abbiamo la Deluxe Room. E apparentemente Akane vuole una delle stanze schifose. あ Ah? Perché hai scelto la stanza schifosa? C'è ancora la Standard Room lì. そうじゃなくてよ。 Vabbè, è abbastanza così per me. Mhm. Voi ragazzi penserete che sia uno schifo, però è un palazzo comparato a casa mia. えっと、 Oddio, in che razza di casa hai vissuto, Akane? Per cui c'è una Standard Room e una stanza schifosa rimasta. Hajime, se lo desideri, puoi andare in una di quelle. Oh? いやいやいや Non puoi farlo! あらら Perché no? いや Voglio dire, è pericoloso. Hajime potrebbe essere il traditore, lo sai? あの、 Che stai dicendo? ソニアさん Cosa sto... Ah? だからさ、 Noi non dubitiamo affatto di Hajime. つうかさ、 E anche se fosse, non penso che proverebbe ad ingannarci. Beh, sembrerebbe che tu sia l'unico che pensa che Hajime sia sospetto. Davvero? Fra tutte le persone sei proprio tu a dirlo? Sei proprio tu che lo stai dicendo? Hajime, puoi prendere una delle nostre stanze in avanzo? Grazie. Beh, mi sentirei male ad utilizzare la Standard Room, per cui starò anch'io nella stanza schifosa. Ma anche così, beh, aiuterà un sacco avere un posto in cui dormire. Bene, perfetto. È deciso. Immagino che dovremmo finire qui il giorno. Ma non ha fatto senso. Kazuichi ci è rimasto. Per cui tutti i ragazzi, eccetto me, rimarranno nel secondo piano della Strawberry House per la notte. E invece, insieme alle ragazze, io sto nel secondo piano della Grape House. Cavolo, proprio come pensavo, sono stata dimenticata. ひん、 Beh, ci sono abituata dopo tutto. くす、くすくす。 Povera Monomi. Sempre lei. Per cui questo è il secondo piano della Grape House. Beh, scegliere la Grape House è stata un'ottima decisione. Che intendi? えっと、 Vedi, la Strawberry House è quadrilaterale, ma la Grape House è esagonale. Il che significa che questo posto è molto più spazioso. Beh, per una principessa pensi un sacco di cose. ねみ、 No, sono così stanca.
Le deluxe room sono le due stanze lì dietro, giusto? Andrebbe bene se andassi già a dormire. Le due stanze qui di fronte sono le stanze schifose, giusto? Beh, Hajime, tu puoi usare la stanza di fronte al lounge. では Cioè no, next to è vicino, ho sbagliato, scusatemi. Per cui le standard room rimarrà vuota. お茶の子さいさいです Preparerò le targhette con i nostri nomi più tardi. Metterò anche le facce con tutti quanti. Non c'è davvero bisogno che tu lo faccia, però mettere le targhette è un'ottima idea. おやすみ Allora, buonanotte. Dopo aver raggiunto il limite della sua stanchezza, Chiaki si è diretta nella sua deluxe room. ごきげんよう Ok, anch'io mi ritirerò per la notte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, a domani. Dopo esserci scambiati la buonanotte, tutti quanti sono andati nelle loro stanze per gli ospiti. Beh, dovrei andare a riposarmi anch'io. Immagino... Cioè, penso che ero stato assegnato alla stanza schifosa vicino al lounge. Next to è vicino, giusto? Non vorrei dire una cavolata. Quindi è questa. Sì, ok, è questa. Sorprendentemente è una stanza scialba. Beh, fa un po' freschino qui. Lo spiraglio provenire dalla forta mi rende affamato. Ma non dovrei parlare in questa maniera. Per ora devo resistere, non importa come. Non importa quello che accadrà. Devo assolutamente prevenire il fatto che un omicidio possa succedere. Non lascerò accadere che Monokuma abbia quello che vuole. Grazie, Ciel. Cosa? Cos'è, un codice Morse? ぶっちゃけもう寝たきりだよね Non so cosa abbia detto, ragazzi, cavolo. Se qualcuno di voi conosce il codice Morse, magari lo proviamo a decifrare off live. Questo conclude il Monokuma Teeder Morse Code Edition. Mannaggia. Ci ha scammati. È già mattina? Beh, ora che non ci sono gli annunci di Monokuma, non mi sento come al mio solito. Dovrebbe esserci un orologio nel lounge. Forse dovrei dare un'occhiata per vedere che ora è. Ok. Cioè, Sony ha già messo le immagini. A quanto pare. Che velocità. Giriamo un attimo la visuale. Eccoci qua. Andiamo nel lounge. Vediamo. L'ora è 9 del mattino. E è leggermente tardi rispetto all'ora in cui mi sveglio di solito. Ma immagino che conti ancora come mattina. Beh sì, sicuramente non è sera. E ora che cosa dovrei fare? In questo genere di situazioni panicare non porterà a niente. Forse sarebbe meglio che spendessi il mio tempo come usualmente faccio. Dovrei trovare qualcuno con cui parlare. O forse sarebbe un'ottima idea rimanere nella mia stanza e conservare le mie energie. Ah, free time. Prima di tutto io... Sapete cosa andrei a fare? Andrei ad esplorare la Grape House. In realtà. Perché il terzo piano non l'abbiamo ancora esplorato noi.
E questa stanza mi puzza tanto di... potrebbe esserci un Monokuma nascosto, per cui... tipo l'archivio non l'abbiamo ancora esplorato. She's a killer, I love her features. Ciao Sbigia, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Per cui questo è l'archivio Monokuma che Nagito ci aveva detto prima. Apparentemente non ci sono indizi che potrebbero esserci utili per scappare da questo posto, però in futuro potrebbe essere necessario conoscere il nemico. Giusto. Vediamo dove sta il tutto. Ci sono. Ciao Lampada, buon pomeriggio, benvenuto, come va? Tutto bene? Qua ci sono dei documenti. Esploriamo un po'. Famous Monokuma Quotes Volume 1. C'è solamente un free message ticket. Dopotutto sei tu quello che riceverà il massaggio. Ok. Mi sa che forse era una frase del primo gioco. Ah, マジで era la Che bastardata, se posso dire, sto Monokuma. L'abbiamo trovato per davvero. Potrebbe andare meglio, tu? Io bene, grazie. Mi spiace, Lampada. Spero che tu possa riprenderti. Tu invece, Sbigia, come stai? Tutto ox? Era questa che avevamo detto, giusto? Mi pare di sì. Qua è il volume 2. Cosa c'è su questo scaffale? The Spare Boys, Monokuma Successful Yaf Edition. Che titolo schifoso. Va bene. Vediamo qua sopra. Cosa c'è? Monokuma's lastest work. There's no way my little sister is this incompetent. Intende Monomi? Non mi dire che scrive articoli quando è annoiato. Va bene, Monokuma. Mi ricorda qualcosa. Vediamo cosa c'è su questa bookshelf. Monokuma's Cute Meaty Diary, Volume 1. Cos'è questo? È il diario di Monokuma? Che sto tizio abbia continuato a scrivere un diario per tutto questo tempo? Saluti! Sono Monokuma, in carica di Monokuma. Sono l'unico in Aspetta. In cui, diciamo, sta bene vestito con una giacchetta fresco salmone. Comunque è piuttosto recente, ma ho fatto una scoperta davvero tremenda e grandiosa. Beh, ve la condividerò più tardi. No, iniziando da adesso, invece no, il più tardi me lo aspettavo, invece non c'era il più tardi a sto giro. Sono l'unico che sta bene vestito con una giacca fresco salmone. Che cazzo è una giacca fresco salmone? Probabilmente credo si intenda il color salmone, sai, Sbigia? Non ne sono sicuro però. Un uomo in piazza faceva sollevamento pesi. Uno cade e per sbaglio uccide un ragazzo. Il giudice lo condanna per omicidio. Col peso. Oh mio Dio, che babà! Bellissima questa. Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Che babbario, tutto bene? Ti sei meritato il pin di giornata. Adesso mi dici che è una giacca di carne di salmone. Non lo so se intendeva così, però penso intenda il color salmone, perché esiste il color salmone. È tipo sul rosastro. Ma non è colpevole, lo sai perché? Perché c'era Ace Phoenix. Prima fai degli squat come se ti stessi sedendo su una sedia invisibile. Poi metti le tue mani dietro le tue caviglie. Poi tieni la tua posizione, quella posizione, e alza le tue caviglie. Oh mio Dio.
Cos'è, cadi per terra? Se continui a dare più su e più su... Beh, prima o poi inizierai a fluttuare nell'aria. Non era Flash? No, aspetta. Guardo subito, lampada, vediamo. Tanto posso tornare indietro coi dialoghi. No, Fresh, non Flash. Non come carne. Fresh come fresco. Era, a quanto pare, sì, mi ricordavo bene. Ciao mamma, sono fissato dalla live del Re del Ghiaccio. Ok. Va bene, che babbaro. Lo faresti, vero? Non è fantastico? Non è una scoperta rivoluzionaria che causerà una riforma di traffico nelle leggi? Ma non posso farlo, perché non ho le gambe. Boom. Va bene. Sembrerebbe che ci siano ancora diversi volumi di questo diario, ma che cosa dovrei farci? Niente, perché mi sembra una stronzata, Hajime. Non ho capito. Chi nel Re Ghiaccio, a quanto pare. Questa scaffale ha Worldwide Bestseller, The 10 Killing Commandments, Monokuma's Personal Guide to Success and Happiness. In qualche modo ho soppresso il mio bisogno di lanciarlo sul pavimento e l'ho rimesso sulla scaffale. Va bene, Hajime non ne può più. Un ragazzo chiede al suo papà: papà, dimmi, sei capace di scrivere il tuo nome ad occhi chiusi? Penso di sì. Perché? Ottimo, devo farti firmare la pagella. Giustamente. Però sei già pinnato, per cui che babbaro, dovrei aspettare e farla fra 20 minuti probabilmente. Chi ne Re Ghiaccio? Non sapevo si chiamasse Simon. Non mi chiamo Simon. Il libro qui. Mi chiamo Kin, Sbigia. Deep stories that really happened and will probably make you cry. All 1000 volumes of That Love Mine Bonkuma. Ho sbagliato. Dovrei pretendere di non averlo mai visto. Ok. Con la X posso vedere cosa c'è qui. Ah, possiamo interagire con tutti gli scaffali. Questo e poi la porta. Quindi non c'è niente qui. Quindi gioca a simulacra. Non conosco. Di che si tratta? Andiamo adesso nel secondo piano e ci prendiamo poi il resto. Ah no, in realtà vediamo se possiamo andare nella Strawberry House prima di tutto, perché vorrei prendere anche il Monokuma che abbiamo lasciato nella scorsa live, se vi ricordate che c'erano Akane e Fuyuhiko nella stanza che stavano parlando e non abbiamo potuto prenderlo. È un gioco horror. Ah, io non me la cavo molto bene con gli horror, a dir la verità. Più che altro perché mi spaventano. Mi vengono gli infarti. Che genere di horror è? Cioè multiplayer, single player? Magari perché multiplayer posso ancora reggerli in realtà. Anzi, guardiamo se posso teletrasportarmi. Grape House, Strawberry House. Sì, posso andarci. Ah, perfetto, andiamoci. L'altro giorno ho catturato un Jellicent di 150 kg. Madò, su Pokémon Go? Dici, lampada? Mi sa che era questa la stanza, in quella di Nekomaru. Stai tranquillo, non ci sono tanti jumpscare. Cough cough. Va bene, proverò a scaricarlo allora, o a guardare qualche gameplay a riguardo. Eccolo qua, è l'ultimo Monokuma che non potevamo prendere nella scorsa live. L'unico problema adesso, ragazzi, è che innanzitutto facciamo l'ultimo... come si chiama? Bond con... sì, Nagito. Ciao. Con Gundam. Dove cazzo sta Gundam? Sarà in camera sua, probabilmente. Sì, ok. Costa 4,50 su Steam. Poi allora dopo la live controllerò.
E Gundam stia ancora dormendo? Vediamo. 貴様 Che tu ti sia sbagliato quale porta a bussare. Non sono Dio, lo sai. Che cosa dovrei fare? Dovrei uscire con qualcuno come Gundam? Certo, perché così massimizziamo il nostro rapporto con Mr. Tanaka. Immagino che dovrò ascoltare le tue fandonie. Beh, dovresti essermi grato. Ho speso il mio giorno con Gundam oggi. Sembrerebbe che Gundam ed io siamo diventati più amici, più stretti anche volendo. Diamogli un regalo. Vediamo cosa gli posso dare perché non c'è un gachapon per spendere i coin. Come vedete ho 146 monete. L'avessi saputo che andando nella fan house... Cioè no, in realtà lo sapevo, ma pensavo si potesse uscire per prendere i coin, invece no. Per cui adesso vado un attimo a controllarmi la guida sui free time event. Per vedere cosa piace a Gundam, che non me lo ricordo. Danganronpa 2. Chi è che mi ha detto Get Out? Ah, ok, va bene. Lampada. Vediamo che oggetti piacciono a Gundam. Cosa piace a Gundam? Free time events. Gundam Tanaka. Allora, vediamo se ce l'ho qualcosa per Gundam. 18 non ce l'ho. 31 ce l'ho? No. 56. Queste sono le robe che ha. Queste sono le robe che ama. Non ce l'ho. Ho finiti. 108 Angel Fruit. 106, 107, 108. No, l'ho finito. Allora si torna indietro e guardiamo con gli oggetti di media misura. 4 Blue Ram. Non ce l'ho. 23 19 20, 21, 22, 23 Falcon Mafter. Perfetto. Diamogli questo. いいセンスだ Capisco. Stai tenendo davvero un oggetto interessante qui. Quell'oggetto deve essere oltre il tuo potere. Allora, puoi affidarlo totalmente alla mia custodia. Me ne prenderò cura. Non sembra essere lo stesso di sempre. Perché continui a seguirmi? In verità, non c'è alcun modo che io possa essere associato con un qualcuno come te. バカな Ma ancora continui a seguirmi. Allora... Aspetta. Che significhi che le mie assolute difese mentali se ne siano andate. Beh, non so di cosa tu stia pensando, però... Siamo amici che stanno cercando di lavorare insieme per scappare? なんだと Ma che... Si è sorpreso all'improvviso? させるか Abbassati, mio maligno braccio. Sei un utilizzatore di Kotodama. Desideri manipolarmi con le tue false parole e i tuoi trucchetti da 4 soldi, non è vero? Non sto affatto cercando di manipolarti. Infatti, sei tu quello che mi ha detto che sono un mero umano senza alcuna abilità speciale. Tu non capiresti. Sono in isolazione per una ragione. Non c'è mai stato un giorno in cui hai capito che sono diventato quello che sono diventato. 破滅させる Io sono un miscuglio tra un angelo e un demone. Una maledizione che mi è stata inflitta e rifiuta tutto di questo mondo. Una volta ho perso l'unica cosa che amavo. Ora sono destinato a spendere i miei ultimi giorni venendo divorato vivo dalle mie bestie demoniache. 我が名は田中ガンダム Io sono l'avversario naturale
per l'uomo gentile. Il male incarnato. Un cataclisma vivente. Una insanità senza forma. Gundam Tanaka. Beh, sembrerebbe essere come il normale se stesso, ma c'è comunque qualcosa di diverso. Potrebbe essere che ci sia una verità nascosta tra le parole che abbia detto. È vero, non conosco affatto quello che ti ha portato a questo punto, ma definitivamente credo che tu sia mio amico. Se non lo pensassi, beh, non sarei in grado di andare avanti. Questo è perché questa è l'unica ragione. Finché sarai mio amico, non ho alcun desiderio di prendere nulla da te o provare a forzarti a cambiare. これも因果律の定めか。 Sembrerebbe così. Io completamente mal letto. Non mi sarei mai aspettato che un umano come te contenesse una singolarità. Sono appena stato promosso da un mero umano? Mi hai chiesto l'altro giorno quale sorta di esistenza dovrebbe essere in grado di toccarmi. 現れたか。 Quella risposta è la singolarità. Un'essenza che rende possibile l'impossibile, sovrastando varie limitazioni. Sono così grandioso? 貴様。 Non diciamo darti troppe arie. Una creatura semplice come te non ha così tanto potere. 俺様はまだ半分の力も出していない。 Comunque, ti lascerò i miei poteri finché li capirai. Allora, lascio fare a te. なんだと。 Per te, dire questo in maniera così facile. よかろう。 Bene, chi se ne importa? Dammi la tua mano. Allora gli ho dato la mia mano come mi ha detto di fare, con qualche esitazione. E lui l'ha presa. La sua mano, cioè, sembrava come la mano di una persona normale. E non aveva nulla, diciamo, per morire. Adesso ci mette un criceto. これで契約は完了だ。 Con questo il contratto è completo. 死ぬことは許さんぞ。 Non ti permetterò di morire senza il mio permesso. Vorrei dire anch'io quello a lui, però probabilmente mi urlerebbe contro se lo facessi. Invece la mano di Gundam ha iniziato a stringermi così forte che ha iniziato a farmi male. Ah no, forse è il contrario. Ho sbagliato. Ah, può essere perché ha tutto il braccio fasciato, effettivamente. Wait, controllo un attimo perché mi sa che ho tradotto male. Ho detto la roba al contrario, mi sa come al solito. Ah sì. Invece ho stretto la mano di Gundam così forte che ha iniziato a farsi male. Ok, scusatemi. Ogni tanto tiro cazzate. Sembrerebbe che sia stata una sorta di battaglia di resistenza, ma sento un forte legame fra me e Gundam. Il che mi ricorda che da un tanto tempo che non mi sono sentito così felice nel conoscere qualcuno. Ah no, nell'essere riconosciuto da qualcuno. Yeah! Siamo diventati amici al massimo con Gundam, ragazzi. Abbiamo sbloccato la skill Infinity Unlimited Flame. E abbiamo ottenuto un regalo. Ah, le mutande di Gundam, va bene. Ok. Gundam ha speso tutto il giorno a insegnarmi ad utilizzare quell'abilità. Così sono ritornato nella mia stanza ed ero esausto. Perfetto.
Dovrebbe esserci un po' di tempo per me per muovermi un po' in giro liberamente. Ok, direi continuiamo con Chiaki, che anche lei vorrei portare al massimo. Adesso mi dici come hai preso le sue mutande. Non lo so. Mi sa, se non sbaglio, in ogni gioco di Danganronpa, se porti gli studenti al massimo ti danno i loro indumenti. Che sono robe che non puoi dare agli altri, però. Scusami, stavo pensando un po' di cose. Giochiamo dopo che usciamo da qui. Ah, non possiamo parlare con Chiaki? Ok. Allora ragazzi, lascio scegliere a voi con chi fare il bonding. Avrebbe avuto più senso la sua benda. Sì, effettivamente è vero. Ciao Raul, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Da un po' che non ti si vede. Eri in vacanza, se non sbaglio, in Romania. Sei tornato? Oppure sei ancora in vacanza? Si va da Kazuichi? Volete andare da Kazuichi, ragazzi? Se volete andare da Kazuichi, andiamo da Kazuichi, allora. Aspettate, Devo andare nella mappa. Sono appena tornato dalla vacanza. Ti sei divertito, Raul? Come stai? Tutto bene? Tutto bien? Kazuichi. Qua ci sono Akane Nekomaru. Qua c'è Uyuhiko, Sonia, Chiaki, Kazuichi. Ah, eccolo qua. Primo piano della Grey Hauser. Insomma. Ah, mi spiace. Intanto faccio un salvataggio, che così almeno salviamo il fatto che abbiamo portato Gundam al massimo. E io abbastanza bene, grazie. Ecco qua Kazuichi. Ah? Giusto in caso. Te lo sto chiedendo giusto in caso. Faresti meglio non fare nulla di strano con la signorina Sonia nel frattempo che sei un compagno di stanza con lei. E cosa dovrei fare? Invitiamo Kazuichi? Va bene. Allora, fammi sapere come stare con... diciamo al giardino delle ragazze della Grape Tower. Ok. Kazuichi mi ha chiesto un sacco di domande. Però... anche senza, diciamo... come posso dire? Senza preoccuparsi del fatto se fossero inappropriate o meno. Sembrerebbe che siano diventati più amici. Un cretino però mi sta simpatico, assolutamente. È simpatico Kazuichi, però sì, è un cretino. Stravede persone, tra l'altro, come abbiamo visto. Vediamo dov'è Kazuichi. Eccolo. Non so cosa gli piaccia, perché l'avevamo fatto solamente una volta lui. Controlliamo. Allora, oggetto numero 47, ce l'ho? No. 53. Non ce l'ho. 56. Non ce l'ho. 70. Non ce l'ho. 70. No, 92. Vediamo se 92 ce l'ho. Forse sì. 87, 88, 89, 90, 91, 92. Broken Warhead. Sì, ok, ce l'ho. Sei serio? Vuoi darmi un qualcosa del genere? Merda, finalmente mi sento un po' esaltato qui. Ah, cavolo. Perché non ci sono dei veicoli con dei motori su questa dannata isola? Beh, forse perché siamo rinchiusi dentro una escape room, cioè praticamente Kazuichi. Sarà per quello, forse. Di questo passo non prenderò nulla.
Un go-kart. Dei giocattoli radiocomandati. Ah. Lasciami pensare qualcosa. Broken Warhead. Gli ha appena dato una testata nucleare. Boh, a quanto pare sì, gli piace come oggetto. I baby carriages cosa sono? I passeggini? Penso di sì. I passeggini non hanno i motori. Non c'è nulla che io non possa disassemblare. Per cui ho preso l'allarme, cioè l'allarme, la sveglia all'interno della mia stanza. E quando l'ho fatto non sono riuscito a rimetterla insieme. Ah, per cui ci sono delle volte per cui anche l'Ultimate Mechanic non riesce a sistemare qualcosa. Ovviamente, quelle sorte di cose mi accadono tutto il tempo. Diciamocelo, tutti sarebbero emozionati ad avere una testata, effettivamente. Una volta stavo, diciamo, andando un po' qua e là, senza pensare. Prima che l'ho realizzato, beh, ho fatto una sorta di macchina. Per qualche ragione le cose che sistemo ogni volta finiscono per diventare delle sorte di veicoli. Non lo riesco a capire affatto. Non mi dispiace, diciamo, mettere le mani in giro per connettere l'equipaggiamento elettrico. Ma i ragazzi hanno sicuramente bisogno di qualcosa che fa un rumble con del bam bam bam. Ehi, Hajime, lo sai di cosa sto parlando, vero? Lo sai quello che voglio adesso, no? Probabilmente Kazuhiji sta parlando di un motore, credo. Se non è motore direi un refrigerator. Sì, ok. Stai parlando di un motore, giusto? Questo è quello che vuoi toccare. Esatto, esattamente. Disassemblare, riassemblare, vedere com'è. Disassemblare, riassemblare, vedere com'è. O vedere come va in realtà. Quelle cose, diciamo, mi fanno muovere il cervello. Mi manca davvero tanto l'odore dell'olio. Hai ragione, non ho mai odorato nulla del genere prima che venissi su quest'isola. Ma anche se ci fosse una macchina qui, non potresti guidarla, dato che non hai una patente, giusto? Non c'è alcun modo che io faccia un qualcosa di noioso come quello. Dato che poi... Ah, soffre il mal d'auto, tra l'altro. Ce l'aveva anche detto, se ricordate. Io solamente... Mi piace il sentimento di far partire i motori. Mi piacciono le macchine, ma i veicoli sono il meglio del meglio. Dopotutto, sono così fantastici. Cavolo, voglio andare a casa il prima possibile e iniziare a lavorare nuovamente sulla mia bici. Oh, stai anche facendo una bici, eh? La mia macchina dei sogni è veramente fantastica, lo sai? Secondo i miei calcoli, come velocità massima ha 585 mph. Posso capirlo, anch'io smonto la roba per capire come funziona. Ah, davvero? Solitamente che smonti tu, lampada? Anche tu motori o tipo orologi o di tutto? Cavolo, mi manca davvero fare quella cosa. Ma ovviamente non dovrebbe essere legale. E dato che... Beh... soffro il mal d'auto, non potrei comunque salirci sopra. Beh, che senso ha fare qualcosa che puoi cavalcare se non puoi farlo? Non lo capisco affatto. Va bene. Se lo dici tu.
Orologi, penne, roba elettronica. Quello che non so come funziona. Ah, ok, ho capito. Quindi praticamente lo fai con le cose che ti saltano all'occhio, vuoi capire come funzionano praticamente. Dopo aver parlato con Kazuichi un po' di più, sono tornato nella mia stanza. Beh, dovrebbe esserci un po' di tempo per me per muovermi liberamente. Ancora? Posso parlare con Chiaki adesso? Oppure no? Vediamo. O è per tutto il capitolo che non ci posso parlare perché non può stare davanti alla console. Vediamo. Sonia. Qua ci sono Fuyuhiko. Ok, Gundam abbiamo finito. Kazuichi. Nagito. E Chiaki dove sta? Non la vedo. È sparita. Qua c'è Akane. Boh. Strawberry House. Terzo piano. Primo piano. Non la trovo, Chiaki. Cavolo è? Mi sembra strano che non ci sia. È riuscita ad uscire. Se n'è andata via. Proviamo a bussare nella sua stanza. Ah no, ci fanno entrare. Indirettamente. Ah, però sono belle le deluxe room della Grey Pause. Molto belle. A livello di texture mi piace. Giuro, non la trovo. Ok, guardiamo dal primo piano. Ah, ecco dov'era. Nella Strawberry Tower. Cioè, vabbè. Ecco dov'era. Che ci fa qua? No, ok. Mi sa che non vuole proprio parlare in sto capitolo perché non c'è la console. Va bene. Speriamo allora sopravvive in sto capitolo così almeno facciamo i free time event con lei nel prossimo. Volevo fare una cosa, ragazzi. Torniamo da Kazuichi se no. O volete cambiare soggetto con cui parlare? Fatevi sentire un po'. Abbiamo Nagito, Nekomaru. Non so se con Nekomaru si possano fare in realtà. Dato che adesso è un robot, non so se ne ha diversi rispetto a quelli che aveva prima. Andiamo con Nekomaru, dai. Oh, sei tu! Sei arrivato al tempo giusto. Ho bisogno di potenziare il mio drink bar. Dammi una mano. Ah no, ok, possiamo invitarlo, Nekomaru. Va bene. Pensavo non si potesse più, dato che adesso è un robot, invece no. Grazie per l'aiuto. Ora sì che provo le cose. Ok. Va bene. Sì, diamogli un regalino. Cosa diamo a Nekomaru? Cosa diamo a Nekomaru? Vediamo cosa vuole. Nekomaru Nidai, eccolo qua. Vi dico subito se ho gli oggetti. Coconut. Vuole il coconut, vuole il cocco. Diamogli il cocco. Wow, questo è. Perché questo? No, nessuna domanda. Amico mio, hai la mia gratitudine dal profondo del mio cuore. Nekomaru mi sta guardando e sta
ringhiando. Si accontenta con poco, veramente. Non saprei come dirlo, ma sembrerebbe che mi stia guardando... Il modo in cui mi stia guardando è estremamente disagiante. Ok. Che cosa? Hajime, prestami il tuo corpo. Ehi, aspetta. Nekomaru mi ha sentito il corpo prima d'ora e... Però, cioè, mi ha toccato il corpo prima che potessi scappare. Ma che diavolo? Ma che sta succedendo? Proprio come pensavo. Non mi sbagliavo. Tu diventerai un atleta grandioso se ti allenerai. Cosa tocchi? Non lo so. Forse stava toccando i muscoli. Sei nato con una buona struttura ossea. Dobbiamo cambiare la tua dieta e far costruire un po' di massa muscolare. Aspetta, ma di che stai parlando? Mi stai chiamando un atleta, ma di che cosa stai parlando? Sto parlando di te, ovviamente. Sono un manager, lo sai. È il mio lavoro aiutare gli atleti per vedere cosa vogliono diventare. Non mi dispiace, diciamo, qualunque tipo di atleta tu voglia diventare, ma è sbagliato per me decidere per te. Che lui lo decida o no... Beh, mi sta trattando come un atleta per nessuna ragione, ma... Importa? Vediamo. Per esempio, che ne dici di quello? Utilizzare il tuo corpo intero per combattere per una palla. Uno sport in cui si manifesta per di più per gli uomini. Non voglio realmente parlarne, però Nekomaru sta probabilmente parlando del... credo rugby. Combattere per una palla. O sarà rugby o calcio, forse. Non credo baseball. E voi che dite, ragazzi? Rugby o calcio? Vabbè, proviamo al massimo, non sbagliamo. Secondo me rugby. Sì, ok, era rugby. È rugby? Ci hai preso! Bullseye! Io giocavo a rugby. Ma davvero? Ti piaceva Lampada? Cioè, poi ti sei fatto male o hai smesso perché ti eri stufato? O se posso chiedere, se poi non vuoi rispondere non ti preoccupare. Rugby originalmente era un servizio religioso nella regione Shinto. Gli uomini combattevano per un bundle di piante di riso in speranza di un raccolto ricco. È uno sport sacro che si è originato quando Fist, il primo Bidosweet, questo non so cosa significhi. Bid, non voglio tradurvelo male. Ho smesso perché mi sono stufato, come mi sono stufato di altri sport. Ok, capito. Ci sta. Anch'io prima, tipo alle elementari, facevo pallavolo, ma poi mi sono stufato. Windows Wit. Ah, ok. Quando la prima goccia di sudore è caduta sul primo riso, cioè sul primo seme di riso dai Spikebooks. Non è possibile. Non sapevo nulla riguardo al rugby. E non avevo mai visto un match in primo luogo. Non importa affatto! Le tue skill di giudizio calmo e il tuo grado di mobilità di difesa, cioè alto. Non so perché ho detto di difesa. E ovviamente conosci l'importanza del lavoro di squadra.
potresti essere naturale sul campo di rugby. Non mi stai... aspetta, sopravvalutando un pochetto troppo? I miei occhi non sbagliano mai. Anche se potrebbero. Se dovessi essere mai interessato, lasciamelo sapere. Mi prenderò cura di te ogni volta. Ok. Nekomaru se n'è andato via con un grande sorriso stampato sulla sua faccia. Anche se mi ha fatto i complimenti, non credo di essere bravo a rugby. O forse ho quella abilità naturale. Magari sei l'Ultimate Rugby Star, Hajime. Non lo sai? Il mio cuore è in subbuglio. E questo è il lavoro dell'Ultimate, cioè della scouting skill del Ultimate Team Manager. Ok. Dovrei ritornare al mio cottage per ora. Che ore sono? Sono già le 10 di sera. Proprio come pensavo, non ho più il senso del tempo perché non ci sono finestre o annunci di Monokuma. Beh, è ancora un po' presto, però dovrei tornare nella mia stanza. D'accordo. Eccolo qua. Eccoci qua. Voilà. Grape House, Crammy Room. Sto provando a fare del mio meglio per non preoccuparmi, ma anche io ho i miei limiti. Sono affamato. Ah, l'ho sentito. Adesso che ci penso, tutti stanno morendo di fame e tu avevi un cocco. Effettivamente hai ragione, Lampada. Di già? Ma questo è solamente il vostro secondo giorno? E così, cavolo. Tutto quello che devi fare... Quello che posso dire è cavolo. Dovresti smetterla di essere così testardo. Sbrigati e inizia ad uccidere qualcuno. E cosa vuoi? Mio... Cavolo, cavolo. Non hai nemmeno l'energia per essere arrabbiato, eh? Beh, ho delle ottime notizie per voi, ragazzi. Avete perso tutto da quando siete qui, giusto, ragazzi? Beh, avete proprio l'energia di un vecchietto nella sua cinquantina? In ordine per far tornare indietro le vostre energie, ho provveduto con tutto il mio cuore ad avere un servizio speciale. Per cui dirigetevi alla Grape Tower domattina alle 7 Ok, alle 7 del mattino? Non c'è alcun orologio in questa stanza. Come ti aspetti che ci potremmo svegliare? Beh, è una tua responsabilità scoprirlo. Comunque, arrivare in ritardo è strettamente proibito. Ok, allora. Ciao, ciao. Ah, servizio con tutto il tuo cuore, eh? In ordine per mantenere le vostre energie, vi do una dose di... No. Non so se si possa dire, però... Ok. Effettivamente. Non c'è alcun modo che il mio stomaco si senta così vuoto. Non riesco a smettere di pensare al cibo. Se conosco Monokuma, non c'è alcun modo che ce ne darà. Dannazione. Beh, mi sono messo le coperte sopra il mio futon e ho disperatamente cercato di ignorare i miei versi della fame. Ho sentito dire gente dire cose assai peggiori. Purtroppo io non so cosa si può dire e non può dire in live, per cui faccio prima a dire il meno possibile in realtà. Anche perché non ho i tag per dire determinate cose. E sono andato a dormire. Ok.
Oggi ho intervistato un po' di... cioè, di persone straniere a caso sulla strada e gli ho chiesto cosa odi riguardo Monokuma? Il fatto che starnutisca? No. Ecco qui i risultati. Sono io che stavo starnutendo. Ha una bocca lunga, una personalità terribile ed è un maiale rude. Però, tolto ciò, è ancora piuttosto popolare. È così pigro che non lavora affatto. E ha delle skill... ed è meglio di alcune persone che lo fanno. Non solo Dio gli ha dato entrambe le mani, Dio gli ha dato tutto. Se vuoi sapere i limiti, dopo ti faccio vedere delle clip. Ah, va bene, lampada. No problems. Grazie. Non dico il nome perché poi ricarico il VOD su YouTube, semplicemente per quello. Parla sempre male degli altri, ma nessuno parla male di lui. Ok. Diciamo, ha la volontà di proteggere la donna che ama, dato che non può vivere senza di me. Cioè, di solito è freddo nei miei confronti, ma si prende cura di me quando sono ammalato. Mi dà sempre uno schiaffo quando beve, ma dopo piange e mi abbraccia. Odio questo lavoro, cambia ogni volta che ne ottiene uno. Estremamente responsabile con... quando le altre persone dicono... drink, appuntamenti di gruppo e promozioni. Odio che mia figlia all'improvviso sia diventata più curva dopo essere entrata nelle scuole medie. Questi erano i risultati. Ok. Sono così amato, non credo che apparterò a un'altra persona per un altro tempo. Ok. Mio Dio, Monokuma, fai degli discorsi strani ogni tanto. Inizio a sentirmi davvero strano. Beh, probabilmente potrebbe essere per via dell'essere affamato. Che ora è adesso? Mi sono seduto più lentamente del solito e sono andato dritto nel lounge. Vediamo. Le 6:30. Beh, è un miracolo che sia stato in grado di svegliarmi. Se mi ricordo bene, sarà una brutta se non ci troviamo alla Grape Tower alle 7 del mattino. Non mi aspetto molto da Monokuma, ma immagino che dovrei andare per ora. Ok. Intanto salviamo. Così non ripartiamo da altri punti. Detto primo piano aveva detto della Grape House. Non ricordo ma... Hai mezz'ora per svegliare gli altri. Ah, non posso andarci. Devo scendere le scale. Mezz'ora per svegliare gli altri, praticamente sì. Primo piano, ok. Qua. Stairs. Ok. Ma siamo alla Grape Tower. Ah, alla Grape Tower, ok. Quindi devo andare qua al primo piano. Eccoci. Voilà. Vediamo se gli altri sono già lì. Beh, tutti quanti si sono radunati qui con delle facce pallide. Cavolo, sono stanco. Sono seriamente così stanco. Smettila di lamentarti. Mi porterai giù con te.
だってよ。 Ma sono esausto. Non solo non abbiamo mangiato cibo, ma siamo stati portati qui con la forza durante la mattinata. Questo non si tratta di te. Siamo tutti nella stessa situazione qui. あ Mhm. Beh. Ma siamo stati messi in questa situazione nel peggio. Ovviamente siamo più stanchi di tutti gli altri. Voglio dire, abbiamo dovuto prendere l'ascensore e venire qui dalla Strawberry House. Per cui abbiamo dovuto fare tutto lo Strawberry Hall, prendere l'ascensore e poi camminare fino a qui. Il più a lungo cammini, più calorie consumi. Per cui è ovvio che siamo più stanchi di voi ragazzi. Basta! つうかよ。 D'accordo. Non c'è bisogno di preoccuparsi del fatto che tu sia affamato dato che sei un robot. Sono in una situazione simile. Ho lasciato i miei caricatori dentro al mio cottage. おやおや。 Mhm. Ok. Cavolo. Voi ragazzi state già iniziando a parlare di quanto sembrate non sani. Ah. Hai davvero dei bei nervi a venire qui. あの、 Beh, ora che siamo tutti qui venuti così presto al mattino, che cosa intendi farci fare questa volta? Voglio solamente che tutti quanti siano nuovamente in piena salute. Piena salute? Mhm. Beh, state perdendo le vostre energie perché state bruciando la gomma nel modo più insano, giusto? Per cui vi sto offrendo un servizio in cui potrete sentirvi nuovamente sani. Allora, da questo giorno in poi farete Monokuma Tai Chi come parte della vostra daily routine ogni mattina. Monokuma Tai Chi? D'accordo, inizia la musica. Vabbè, non me l'aspettavo. 地球の重力を最大限に利用し、事故を無意識の緊張から解き放つべし。 Ah, ok, ma Nekomaru ha proprio i pantaloni della tuta. Non me lo ricordavo. Pensavo fossero più una sorta di jeans. Però effettivamente ha senso, dato che lui è un coach, allena la gente. Mhm. Nekomaru e Akane sono presi. Beh, questo chiaramente sta affliggendo la mia fame. Che cosa dobbiamo fare esattamente con questo? Vabbè. Io ho una brutta sensazione, ragazzi, qui, eh. Beh. Abbiamo lavorato molto duramente qui. Rimanere in salute è definitivamente super importante. Fanculo. Ci hai fatto fare un sacco di esercizi inutili. Grazie a te adesso siamo più affamati di prima. Non riesco a muovermi. La strada per l'ottima salute non è una strada facile. Beh, potrebbe essere dolorosa, ma lo faremo ancora domani. A meno che non succeda qualcosa. Beh, non permetterò alcun ritardo o assenza. Ricordatevelo. Intendi continuare a farci fare questo? Ragazzi, non credo che durerò fino a domani.
Basta, fin quanto ancora dovrà durare? やったね。 Non ha detto fino a quando non inizieranno le uccisioni? これも因果律の定めか。 Sembrerebbe plausibile che quelle parole finalmente inizino ad affliggerci. Se questa situazione persisterà a lungo, non mi sorprenderebbe se qualcosa del genere dovesse accadere. 畜生。 Non voglio morire, non in un posto come questo. Se dovessi morire in un posto come questo, beh, potrei... Ma che stai dicendo? Vedi di calmarti. うっせうっせ Non ce la faccio a calmarmi. 畜生。 Non c'è cibo, nemmeno una via di fuga. Se continua così, tutti quanti moriranno di fame. Aspetta, ci stai dicendo che dovremmo aspettare finché non moriremo di fame? Lo preferirei. No, ho sbagliato. Ho messo un attimo in auto, scusatemi. Beh, preferirei che accadesse questo, piuttosto che uno dei nostri amici dovesse iniziare ad uccidere. Intendi che preferiresti morire? あ Ho capito. Lo stai dicendo perché sei il traditore. Che cosa? Ci stai pianificando di renderci deboli, in modo che puoi ucciderci tutti. Ma che stai dicendo? Confessalo! Sei tu che hai segretamente preso cibo dalla Future Foundation, i tuoi compagni, non è vero? Lo giuro, faresti meglio. だからさ、 Fare una scenata ci renderà ancora più affamati, per cui vediamo di calmarci per ora. Hai ragione. Anche se voi ragazzi doveste litigare, la nostra situazione non cambierà. 逃れられんようだな。 Aspettare di morire per morte di fame. Oppure aspettare che qualcun altro uccida prima che accada. Di questo passo sarà una situazione davvero difficile. 僕はね、 Qual è davvero la vera speranza? Beh, seguirò quello che tutti quanti sceglieranno. Se sceglierete dovreste sbrigarvi. Più a lungo aspetteremo, più vicini alla morte arriveremo. Non aveva tutti i torti, avevi un cocco, effettivamente. La conversazione è finita lì. Sembrerebbe che nessuno avesse più l'energia per parlare o discutere, per cui abbiamo lasciato la Grape Tower. Inizio... sono in piedi, ma tutto rintontito. Il mio senso dell'equilibrio sta per cedere. Mi sento come se stessi... tipo roteando su una barca o qualcosa del genere. Ma questo non significa... dovrei solamente... Se lascio questo problema da solo potrebbe succedere qualcosa di grave. Non che sia preoccupato, però dovrei vedere come stanno gli altri. Ok. Aia. Free time. Con chi andiamo a parlare, ragazzi? Riproviamoci Aki per vedere quanto se adesso funziona. Akane, Sonia, Chiaki. Vediamo se Chiaki c'è. Se vuole parlare o no. Vediamo un po'. No. Ok, mi sa che per tutto il capitolo allora non vuole parlare Chiaki. Peccato. Da chi andiamo a fare il free time event? Kazuichi o Nekomaru? Oppure volete qualcun altro con cui non abbiamo ancora parlato?
Ditemi un po'. Lascio scegliere a voi, dato che per la maggior parte li ho fatti con i personaggi che volevo. Se avete qualche scelta, se no vado probabilmente a scegliere un qualcuno che abbiamo vicino. Veramente. Ma sì, dai, andiamo magari dal caro Nekomaru che è qua davanti. Continuiamo a vedere cosa ci dice sullo sport. E anche perché così non devo cambiare pagina. Hajime, non preoccuparti riguardo a quello che ha detto Kazuichi. Io non penso affatto che tu sia il traditore. Va bene. Vediamo. Cerchiamo un modo per uscire. Ok. Ho speso tutto il mio giorno esplorando la fan house con Nekomaru. Sembrerebbe che Nekomaru ed io siano diventati più amici. Sì, diamogli un regalino. Diamo a Nekomaru un regalino. Vediamo cosa vuole. Il cocco gliel'abbiamo già dato. No! Mi si è chiusa la roba di Free Time Event, cazzo. Non so perché. Danganronpa 2. Wait. Perdonatemi. Sì, questa volta a quanto pare devo scegliere io. La gente mi lascia la porta aperta. Ed è entrato il mio cagnolino. Allora. Piace Fresh Bindings. Non ce li ho. Ok, 42, 39, 40, 41, 42 non ce l'ho. 89, 86, 87, 88, 89. Sand God Stormhorn. Ok. Ho ricevuto correttamente il tuo spirito mascolino. Se vuoi, accetterò anche te. Forza! Fatti avanti! Ehi, Nekomaru, vorrei essere onesto con te, ma non capisco affatto. Non preoccuparti. Tutti quanti sono così all'inizio. Non devi essere spaventato. Non ti farò del male. Forza, vieni qui. Aspetta, di che stai parlando? Sto parlando di quello, ovviamente. Vuoi che lo faccia con te, giusto? No! Volevo solamente chiederti cosa fai come team manager. Oh, era quello. Avresti dovuto chiederlo prima. Non dirmi che... Aspettate un secondo. Arrivo subito, ragazzi. Lasciano Light in stanza, povero. Lo chiudono dentro. Poi lui giustamente vuole uscire. Non mi ha lasciato... Vediamo. Praticamente è il mio lavoro prendermi cura degli atleti in modo che non... che diano il massimo. La tecnica varia di sport a sport, ma ogni atleta al top ha bisogno di 3 cose essenziali. Fitness del fisico, vista acuta e volontà. Se un atleta desidera rinforzare questi 3 essenziali, allora il mio lavoro è quello di preparare un allenamento solido ed efficace per il loro rendimento. Un sacco di scienza dietro l'allenamento si basa sui principi della medicina degli sport. È una vera sfida portarli fuori al massimo potenziale per ogni individuale atleta. Per ogni atleta individuale. Cosa c'è? Sembri sorpreso? No, non è nulla.
Mi ha dato una risposta così seria, per cui non sapevo cosa dire. だがな Comunque, quello che ti ho detto adesso è semplicemente quello che fa ogni manager. リヒヒヒヒヒヒ La mia arma speciale è questo dito. Cosa c'è sulle tue dita? Beh, con le punte di queste dita posso far rilassare istantaneamente i muscoli tesi e promuovere al massimo la circolazione del sangue. Posso spingere fuori le tossine intravenose come una cascata e togliere la fatica in un istante. Beh, potresti farlo in questa situazione anche, Nekomaru, volendo. Sarebbe di buon aiuto come abilità. Finché saranno nelle mie mani, ognuno dei miei atleti può continuare col suo allenamento e le sue competizioni. どうじゃ Esatto, finché moriranno. Esattamente. Questo è questo. Il vero original massage technique è la mia ultimate weapon. È la mia arma definitiva. Arma definitiva? Per cui si sta riferendo a quello per censurarlo? Ma non è pericoloso continuare ad allenare il tuo corpo quando sei esausto? ほう Beh, dato che non sei su un campo di battaglia, è comprensibile che tu pensi come... così. Per alcune persone, abbandonare nel mezzo del match è una grande perdita più della morte. Durante il mio allenamento ho conosciuto un clan di guerrieri donne sulle montagne che avevano delle tendenze feudali. リヒヒヒヒヒヒ Davvero nostalgico. E come hai detto, potrebbe essere una parola che non ho idealmente capito. Ma per ora credo di capire quanto sia importante per te il tuo atleta. Ehi, Hajime, どえれの lo sai? Quello che hai appena detto mi rende in un buon mood. Che ne dici se io ti dessi una supervisione, una superversione di quello adesso? No, grazie. Dopo ciò ha continuato ad avvicinarsi al mio spazio personale e ho continuato a spendere un po' di tempo con Nekomaru. Ok. Cioè, ci siamo divisi e abbiamo lasciato l'area. Dovrebbe esserci ancora del tempo per muoversi liberamente. Ma che cosa dovrei fare? Free time, nuovamente. Ok. Facciamo Kazuichi, dai. A sto giro. Ne abbiamo fatto 3 con Nekomaru e 2 con Kazuichi. Chiaki, sei qua? Vuoi parlarci? Adesso, oppure no? No. Ok, per sto capitolo niente, Chiaki. Vediamo dove sta Kazuichi. Qua ci stanno le 3 girls. Eccolo qua. Kazuichi, eccoti qui. Come dovrei metterla? Per ora sospetto di te. Voglio dire, è una perdita di energie comunque. Sì. Magari gli togliamo i sospetti. Anche se dovessimo parlare, non c'è nulla di cui parlare. E comunque non ho energie per parlare. D'accordo. Sembrerebbe che io e Kazuichi siamo diventati più amici oggi. Speriamo che non sospetti di meno di Hajime adesso. Vado un attimo a cercare il cosa vuole di regalo. Cosa vuole di regalo il caro Kazuichi? Vediamo. Ok, ce li ho. Ce li ho sott'occhio. Cosa gli diamo?
Allora, 47. 49, 48 non ce l'ho. 53 non ce l'ho. 56, 70, 92. 92. Avevo il Broken Warhead. Ok, dov'è? Ah, qua. Provato. Ti sei preso tutto questa briga per portarmi un qualcosa di così fantastico? Hajime, sei davvero un ragazzo gentile. Sono davvero commosso. Sul serio, grazie. Ehi, Hajime. Hai mai avuto un sogno per il tuo futuro o qualcosa del genere? Non ci ho mai pensato. Forse mi sono dimenticato qual era. Per quanto riguarda te? Ne hai uno? Beh, sai, un qualcosa del genere, dato che sono un meccanico. Non c'è molto che un ragazzo come me possa pensare oltre le macchine. Per cui andrò a raggiungerò le stelle. Questo è l'unico per me. Intendi i piloti di Formula 1? No, un qualcosa di più grande e di più veloce. Ah, non importa. Non ci pensare. Semplicemente riderai. Sicuramente riderai di me. Vedi? Te l'ho detto. La tua faccia sicuramente lo sta già facendo. Sto facendo quella faccia? Ah, non capisci? Voglio dire, se sto parlando delle migliori macchine, allora sto parlando ovviamente di quelle. Non c'è nemmeno bisogno che ne pensi. Dimenticatene. Vuole che indovini o no? Probabilmente penso che Kazuichi stia parlando del razzo. Potresti parlare di un razzo? Ridi quanto vuoi, non mi interessa. Perché mai dovrei ridere? È davvero grandioso. Seriamente? Capisco. Capisco. Non pensi che i razzi siano fantastici? Sono i più grandi e più veloci. Sono al meglio della catena alimentare dei veicoli. Ma comunque ce n'è una cosa di cui ne sono preoccupato. Non importa quanto duramente e grandiosa possa essere una macchina. Non c'è alcun modo che possa far salirci sopra una ragazza. Già, perché se stai male quando sali sulle macchine, beh, probabilmente avresti un brutto momento all'interno di un razzo. Ma una fantasia del genere è davvero da te, immagino. Se mai dovessi riuscire a sorpassare il tuo problema con i veicoli, beh, riesco a immaginarmi una tua versione al di sopra di una moto con una ragazza. Probabilmente usciresti fuori con un sacco di delinquenti e andresti anche nei guai. Per cui lo pensi anche tu. Voglio dire, è normale pensare a un qualcosa del genere. Kazuichi, è successo qualcosa all'improvviso? Non è nulla. Mi sono ricordato di avere qualcosa da fare. Per cui, a più tardi. Per qualche strana ragione, Kazuichi se n'è andato via. Non so perché, ma il suo comportamento è cambiato. Ok. Forse perché gli hai detto che assomiglia a un delinquente. Beh, dopo questi pensieri ho deciso di tornare indietro. D'accordo. Non ha alcun utilizzo. Penso di aver raggiunto il mio limite. Sono affamato. Sono affamato. Se continuo così, se continuerò così, neanche non morirò. Che cosa sto pensando? No,
Se rimanessi bloccato in questo posto così a lungo, probabilmente ne uscirei pazzo. Uscita. Devo trovare l'uscita. Dov'è? Dov'è l'uscita? Dannazione. Dove cazzo è l'uscita? Ok, la Final Dead Room. Possiamo andare lì. Ha pensato all'Ultimate Weapon. Esatto. C'è ancora quel posto. Nessuno c'è ancora entrato lì. Quel gioco che minaccia la vita è solamente un'altra delle bugie di Monokuma. È possibile che l'uscita sia dall'altra parte di quella porta? Esatto, è sicuramente così. Allora dovrei andare. Dovrei andare alla Final Dead Room. Avevo davvero poche energie rimaste nel corpo. Non riuscivo nemmeno a correre decentemente. Ok, intanto salviamo. Scusate se lo faccio spesso, ma ormai sono abituato a farlo spesso. Questo era il quinto free time event del capitolo, se non sbaglio. La Final Dead Room stava nella Strawberry House. D'accordo. Dobbiamo scendere normalmente perché a quanto pare non ci fanno andare teletrasportandoci, abbiamo visto. Eccoci. Beh, come sono arrivato davanti alla porta, beh, non riuscivo a mettere entrambe le mani sul muro per tenermi. Se vincerò il gioco che minaccia la vita qui, dovrei riuscire ad andare nel posto ottagonale, giusto? Esatto. Quella dovrebbe essere l'uscita. Ce l'ho fatta. Finalmente ce l'ho fatta. Finalmente ho scoperto dov'è l'uscita. Posso uscire. Con questo, finalmente posso uscire. Non puoi farlo. Non dovresti andare lì. Non troverai quello che stai cercando. Non è vero, Chiaki. L'uscita deve essere lì. Non c'è alcuna uscita. Tutto quello che c'è lì è il gioco che minaccia la tua vita. Anche se dovessi completarlo, otterrai solamente l'arma che Monokuma ha preparato. Vuoi quell'arma? E che cosa pianificherai di fare una volta che l'avrai ottenuta? Ne hai bisogno? Sei così intenso. Hai uno sguardo davvero preoccupato sulla tua faccia quando stavi camminando. Così ti ho seguito. Sembrerebbe che io abbia fatto la scelta giusta. Torniamo indietro, Hajime. Ok? Chiaki ed io siamo tornati alla Grey Pause insieme. Più il mio corpo diventa debole e meno senso tutto ciò aveva. Siamo sul pizzico di morire affamati, per cui non c'è alcun modo che possiamo scappare. È davvero ok rimanere qui e prenderlo, oppure questa mattina non riuscivo a non sentirmi affamato. È quello che ho detto di fronte a tutti quanti, però non credo che andrebbe bene se dovessimo morire di fame. Devo pensare a qualcosa. Devo fare qualcosa molto presto. E così, all'improvviso, mi sono accasciato per terra, perdendo conoscenza. Che cazzo? Per quanto a lungo ho dormito? Ho riottenuto la mia coscienza poco dopo aver sentito un forte rumore distante. Che cos'era quel suono adesso?
Era un terremoto? Ma non ho sentito muovere il terreno. Forse sono solo confuso. E dopo che ho detto ciò, ho un sentimento di esaustezza mi stava riempiendo fra l'ambivalenza verso tutto il resto. È iniziato a sovrastare il mio corpo. E ancora una volta sono finito nelle profondità dell'incoscienza. Cos'era quel boato secondo voi, ragazzi? 大変だ Mhm. Ho giocato tutta la notte per un po' di ore, fino al mattino, finché ho deciso di andare al discount. Ed è stato lì che ho visto un ragazzo di bell'aspetto, con begli abiti, grandi scarpe e sì, una macchina davvero scintillante, costosa. Non c'è alcun modo che un ragazzo del genere possa esistere. Mhm. Se davvero vive in un appartamento, tutto il suo orgoglio non è perché ha un lavoro stabile o dei soldi, ma perché vuole mostrare quanto sta forzando se stesso a fare ciò. Fin dal mattino al pomeriggio, cioè al mezzogiorno, porta in giro scatole e rifornimenti. Questo è il suo lavoro. E la notte lavora al bar e serve la birra. Ma oltre, anche con quello, non ha abbastanza soldi per cui deve farsi aiutare dai suoi genitori a casa. Mhm. Ed è stata quella fantasia nella mia testa che mi è bazzicata in quel momento davanti al discount. Per cui ho iniziato a sentirmi male. バディ Riguardo me. Ah, ok. Stava parlando di se stesso. Mhm. Il mio corpo non si muove. Questo non è mai successo prima. Mi sono svegliato, ma il mio corpo è così pesante che non riesco a muovermi. È davvero freddo. Davvero così freddo che il centro del mio corpo inizia a sentirsi... Oddio, Numb non mi ricordo mai che cavolo significa, ragazzi. Me lo dimentico sempre. E anche la canzone dei... Oddio, adesso non mi viene manco il loro nome. Ma porca miseria, non mi ricordo niente oggi. Che memoria del cavolo. Intorpidito. Ok. Ma... devo andare alla Crypt Tower. Se non lo faccio... per il Monokuma Taichi, tutti quanti soffriranno. In qualche modo... sono riuscito a prendere le piccole forze che mi sono rimaste e sono uscito fuori dal letto. Che ore saranno? Mhm. Anche se mi sentivo davvero debole per la fame, sono riuscito a trascinare il mio corpo fuori dal lounge. Ok. Ah, sono già... è già l'ora. Mancano 5 minuti per le 7 del mattino. Davvero non voglio sprecare le mie energie partecipando in quell'attività. Però se ignorerò la regola di Monokuma, tutti quanti saranno in pericolo, non solo io. E non ho nemmeno le energie per contrastare ciò. Andiamo alla Grape Tower. D'accordo. L'atmosfera è sempre più tetra, ragazzi. Io ho una brutta sensazione qua, eh. Soprattutto dopo quel tonfo di ieri. Manco possiamo correre, se vedete. Prima potevamo correre, adesso no. Hajime sta camminando. Andiamo alla Grape Tower.
Ah, Hajime, buongiorno. Sonia, sei così energica. E cosa c'è di così divertente? Mio Dio, Hajime. Quando è diventato un Mont Blanc la tua faccia così all'improvviso? Non è energica, è estremamente pericolosa. Mhm. Giusto l'angolo andrà bene. Posso prenderne un pezzettino? Ti verrà il mal di stomaco. Oh, guarda, adesso c'è una adorabile tortina. Non sono una tortina, sono Chiaki. Chiaki, anche tu. Stavi per andare alla Grape Tower? Sì, è quasi ora. Forza, se sarai troppo lento saremo in ritardo. Sì, hai ragione. Andiamo. Ragazzi, io ho un brutto presentimento. Allora premerò il bottone. Quando ho premuto il bottone, la porta di fronte a me si è aperta istantaneamente. È stato improvviso. Esatto, è sempre improvviso. La porta della disperazione si è aperta all'improvviso. Dall'altra parte della porta ho visto quello che rimane del nostro amico. Capitolo 4. Do Ultimate Robots Dream of Clockwork, Deadly Life. È morto Nekomaru, ragazzi. Cavolo. 一定の捜査時間の後、学級裁判を開きます。 Oddio. Una violente scossa ha attraversato il mio corpo. Il mio cuore ha iniziato a battere veloce. E ancora più veloce. Potevo quasi sentire il sangue che mi pulsava intensamente. I miei denti stavano battendo con orrore. Ma che diavolo è questo? Finalmente sono stato in grado di parlare. La mia voce sembrava così piccola. Potevo sentirla quasi io stesso. Perché? Perché è successo? Così strano. Finalmente era finalmente tornato fra noi. Se questo è un incubo, per favore, risvegliatemi. Non riesco a pensare altro modo per descriverlo. Nekomaru? No, questa è una bugia, vero? Basandoci sulla nostra situazione e sull'annuncio della scoperta del corpo, è una sfortuna, però non c'è alcun dubbio che è avvenuto un altro omicidio. F per Nekomaru, veramente. Uccidere. Non riesco a negare questa verità, però... Perché? Come al solito, era l'unica parola che poteva uscire fuori. Ehi, cos'è successo? Akane! Muoviti! Muoviti! Akane mi ha spostato in mezzo ed è corsa vicino a Nekomaru. なんで2台がまた死ななきゃなんねんだよ。ちくしょう。俺はまだ何も返せてねえんだぞ。 Povera Akane. あの時の恩も返せてねえんだぞ。 Effettivamente. Dannazione. Questo è davvero troppo. Perché Nekomaru è dovuto morire?
oltre alla sua apparenza che era stata drasticamente cambiata, era tornato fra noi. Perché? Perché succede sempre? Non importa quanto provi a fermarlo, il risultato è sempre lo stesso. C'è un qualcosa che io posso non fermare. Cioè no, è un qualcosa che io non posso fermare. Ehi, Nekomaru è stato ucciso, vero? Quell'annuncio significa quello che penso, giusto? Ehi, chi è stato? Chi ha ucciso Nekomaru? Sembrerebbe che finalmente sia successo qualcosa. Tu. Ehi, tu sai chi è stato, vero? Chi ha ucciso Nekomaru? 何さ何なのさ Non arrabbiarti così all'improvviso. Infatti dovrei essere io quello arrabbiato. Mi son preso un sacco di guai per riportare Nekomaru fra noi dal mondo dei morti. E il killer l'ho già distrutto. Davvero un pazzo. Forse... Qualcuno che... oddio, non so come tradurlo questo. Ad a few screws loose. Non lo so. Forse perché è un robot? Akane, calmati! Usa quei poteri della tua rabbia per risvegliare... che hai appena risvegliato per l'investigation. Per l'indagine. Monokuma, c'è un modo nel quale tu possa aggiustare Nekomaru? Cioè, avrei potuto aggiustarlo se la sua testa fosse ancora attaccata. Ma dato che è così... beh, è impossibile. Per di più, l'ultima volta che è accaduto era colpa mia. Ma questa volta il killer è uno di voi, ragazzi. Per cui non ho alcun obbligo di aggiustarlo per voi. Immagino che sia stata solamente una perdita di tempo chiederglielo. Una vita che muore una volta non può tornare 2 volte. Questa è la realtà per voi. Per cui, anche se sta diventando un po' noioso, ritorniamo alla nostra routine. Il Monokuma File. Ah, e c'è anche un regalo da parte mia per voi. Pane di fagioli rossi e latte. Vi ho portato un regalo dato che è avvenuta un'uccisione. Per di più, se non doveste mangiare, probabilmente non resisterete a lungo per il class trial. Definitivamente troverò chi ha ucciso il coach Nekomaru. E dopo che avrò ucciso quel tizio, tu sarai il prossimo. Ti distruggerò. Anche se dovesse far schifo, mangerò io per prima. Se non prenderò il cibo con me, non riuscirò a rilasciare la mia intera forza. Hai ragione, se vogliamo vendicare Mekamaru, dovremmo riottenere tutte le energie di cui abbiamo bisogno. Dannazione! Mangerò. Forza, Hajime, anche tu. Sì, hai ragione. Stavo aspettando di mangiare davvero da così tanto. Dannazione. Non mi sarei mai aspettato di sentirmi in maniera così terribile quando ho potuto mangiare di nuovo. Mangia lentamente. Ti farà male lo stomaco. Abbiamo mangiato il nostro cibo in silenzio. Lentamente il mio sangue è iniziato a circolare attraverso le mie vene. E ho iniziato a riottenere il mio corpo intorpidito. Più. Beh, sembrerebbe che abbiate riottenuto le vostre energie. Allora, sbrigatevi e iniziate. Lo farò. Il killer è tu. Ti prenderò a pugni finché con le mie... sì,
aspettate. Sia il killer che te. Vi prenderò a pugni con le mie stesse mani. ですが Però riguardo al se l'iniziare oppure no... Cos'è successo agli altri? Sembrerebbero in estremo ritardo. Vuoi dire i ragazzi della Strawberry House? Ora che lo menzioni, non ce n'è nessuno qui. うーん È strano, dovrebbero essere arrivati alla Grape Tower per che avevamo il Monokuma Taichi. まったくもう。 Cavolo, davvero inaccettabile. Non mi sarei mai aspettato che tutti voi voleste fare il Monokuma Taichi. Onestamente, è al di sopra delle mie aspettative. しょうがないな。 Vabbè, dato che è accaduto, immagino che sia così. Tutti quanti? Tutti quanti intende anche noi? 頑張ってね。 Per cui fate del vostro meglio a, diciamo, indagare. Ci rivediamo al class trial. Sento qualcosa. あの Cosa senti? Potrebbe essere Nekomaru? くそ Ovviamente no, è già morto. おう Ora non c'è tempo per preoccuparsi riguardo quel suono. Quel suono? Di che stai parlando? Io non sento niente. あの E per quanto riguarda Gundam e gli altri? Va davvero bene che il fatto che non siano arrivati qui? Arriveranno presto. Ora non c'è tempo per preoccuparsi di loro. Hai ragione. Devono aver sentito l'annuncio del corpo, per cui arriveranno presto. Forse. Allora dovremmo iniziare l'indagine? Sì, hai ragione. Devo farlo. Devo farlo. Eccoci qua. Prima di tutto dovrei guardare il Monokuma File. Credo che l'indagine la facciamo direttamente oggi, così prossima volta facciamo il class trial. La vittima è Nekomaru Nidai, H. Mekamaru, dopo la sua trasformazione robotica. Il corpo è stato scoperto nella Grape Tower, il che si trova all'interno della Fan House. La sua testa è stata severamente danneggiata e oltre ogni riparazione, per cui questa dovrebbe essere considerata la causa della morte. Oltre ciò, sembrerebbe che il suo braccio e le sue gambe siano state... No, il suo braccio e la sua gamba. Perché dice al plurale? Solamente uno. Siano state smembrate. Aspettate. Quelle labbra sembrerebbero essere state designate per essere... detachable? Però boh. Dettagliate? Non so come tradurvelo. E sembrerebbe che si siano separate a causa di un impatto severo. Oltre quello, altre aree di questo corpo sono state danneggiate. A causa di ciò, molte funzioni sembrerebbero non avere più funzione. Il suo braccio e la sua gamba erano decappottabili, forse. Sembrerebbe che si siano separati a causa di un impatto severo. Che significa che Nekomaru è stato ripetutamente colpito con qualche arma. Ma perché c'è una ragione per la quale dovrebbero colpirlo ancora e ancora? Infatti è strano. Intanto salviamo. Ok. Dubito che sia stato Kazuichi lo avrebbe smontato. Sì, è vero. Però sicuramente ho la sensazione che possa centrare la sua sleep mod. Perché se ricordate, Nekomaru ha la sleep mod che lo mette in modalità riposo, non può fare più nulla. Ok.
Il pilastro vicino alla porta si è ribaltato ed ora è rotto. Beh, che sia caduto? Sicuramente. No, aspetta, forse ha detto un'altra roba. Che si sia rotto quando si è caduto. Beh, sì. Non solo quello, c'è uno strano liquido sulla sezione superiore di quel pilastro. Che sia l'olio di Nekomaru? Beh, solamente su questo pilastro. Cioè, l'altro è ancora in piedi. Per di più, dietro di me c'è la porta della Great Hall. I due pilastri non sono affatto cambiati. Ok, e non sono caduti. È strano che questo pilastro sia l'unico ribaltato. Potrebbe significare qualcosa. Capisco. Ho capito. Capito cosa? 任せとけ。 Questo pilastro è l'arma. Il killer l'ha utilizzato per colpire il coach Nekomaru. Questo grande pilastro? くそ。 Mhm. Se vieni colpito da qualcosa del genere, nemmeno il coach Nekomaru potrebbe avere una chance. Sì, beh, è impossibile. Dubito che un qualcosa di così pesante possa essere utilizzato come un'arma. さてと。 Hajime, prendi la punta da lì. Oh? やってやろうじゃねえか。 Prova a sollevarlo, ovviamente. Forza, muoviti. D'accordo. Cavolo, sei più forzata del solito. Non credo che riescano a sollevarlo in due. Nonostante Akane sia forte. ダメだ。ちょっとしか動かねえや。だから言っただろ。よし。こうなりゃ。俺の体よ。 Vabbè, 持ってくれ。 citazioni al Kaioken. 三倍だ。 No, seriamente, dovresti arrenderti. なんでだよ。 Non ha alcun utilizzo, non si muove di un centimetro. Se due persone non possono muovere questo pilastro, allora è impossibile che sia stata utilizzata come arma del delitto per colpirlo. Beh, c'è solo una persona che avrebbe potuto sollevare un qualcosa del genere. Robocoach Nekomaru. Sicuramente è stato l'unico. Ok. Adesso le esce un'ernia, minchia veramente. Un enorme martello è stato lasciato qui senza alcuna premura sul pavimento. Sembrerebbe essere sospetto, dato che salta subito all'occhio. なんてひどい。 Forse quel martello è l'arma che ha rotto Nekomaru? Credo che l'arma di quella misura sia capace di danneggiare Nekomaru. Effettivamente è plausibile, però non c'ha l'olio al di sopra di esso. Quindi è strano. Quest'arma è l'arma del delitto? Ma sembrerebbe essere troppo pulita. Quasi come se fosse nuova o qualcosa del genere. おかしいですわね。 Per di più, dove ha ottenuto quel martello, il killer? Prima di adesso non credo di aver mai visto un oggetto del genere. Che fosse nascosto da qualche parte? Ottima domanda. Non c'è il supermercato qui. Mi chiedo da dove lo abbiano ottenuto. Forse dalla Final Dead Room? Abbiamo poi il corpo di Nekomaru. L'illustrazione non credo che c'entri. Il muro. Qua c'è la porta. Vediamo la porta. Cos'è questo? La porta al suo retro ha una catena legata sulla maniglia. Sembrerebbe che sia fatta in un metallo abbastanza duro. È legata attorno a entrambe le maniglie da tutte le direzioni.
E ha pure il lucchetto. Perché mai avrebbero potuto fare un qualcosa del genere? Forse è stata utilizzata come alternativa per bloccare la porta con una chiave? Beh, se questo è il caso, non saresti in grado di entrare dalla torre... dalla Strawberry Hall. Effettivamente. Dopotutto, la porta dovrebbe condurre alla Strawberry Hall. 確かに Mhm. Se avessero barricato quella parte della porta con una catena, beh, sarebbe impossibile aprirlo dalla Strawberry Hall. Ma comunque, perché hanno dovuto barricare la porta della Strawberry Hall? Bella domanda. Vediamo cosa ha da dire. Cioè, se tipo il muro è l'illustrazione di Monomi. Ok. Non c'è nulla di strano riguardo le luci, quindi non ha nulla a che vedere col caso. Vediamo l'illustrazione. Ok. Nemmeno l'immagine di Usami. Vediamo Nekomaru. E il corpo di Nekomaru è crudelmente rotto. Sembrerebbe stato essere severamente danneggiato, anche se la sua testa è staccata. Beh, quella dovrebbe essere la ferita fatale, giusto? Ma il robot di Nekomaru, cioè il corpo robotico di Nekomaru dovrebbe durare abbastanza a lungo nel resistere ad un assalto. Per Nekomaru essere danneggiato significa solamente che chiunque abbia attaccato Nekomaru non si è trattenuto. Ma fra l'altro ci sono un sacco di corde. Ora adesso non è tempo di pensarci. Ma immagino che Nekomaru sia stato veramente trasformato in un robot. Mi ero quasi abituato all'idea, ma adesso che ci penso, i robot sono davvero inusuali. Non importa se sono un robot o meno. Comunque Nekomaru è stato ucciso. È definitivamente strano, giusto? Che cosa? あのね Se avessero voluto ucciderlo, avrebbero potuto distruggere la sua testa. Perché distruggere il suo intero corpo? Forse non sapevano come uccidere un robot, per cui l'hanno danneggiato dappertutto. この野郎 Ma sono andati contro il coach Nekomaru. Lui non è il tipo da morire così facilmente. どういうことだ Ovviamente non hanno combattuto. Mhm. Ma anche allora non sarebbe... Cioè non avrebbe lasciato aperto nessun spiraglio. Hai ragione, infatti questo è il mistero più strano. Nekomaru era anche più potente dopo che è diventato un robot. Non riesco a pensare a nessuno in grado di ucciderlo. Per di più, questa non è un'informazione abbastanza utile. Dovrei investigare un po' di più. Mhm. Cioè, abbiamo un po' di robe da investigare, cioè da indagare qua. C'è il cavo. C'è un cavetto di metallo legato alla gamba sinistra di Nekomaru. Lo stesso cavo è stato utilizzato per legare anche le sue braccia, quasi se fosse stato totalmente legato o qualcosa del genere. Ma anche se lo avessero legato, il killer avrebbe comunque dovuto prima vedersela con Nekomaru Robot. E l'ha fatto. E come sono stati in grado di legare Nekomaru? Per di più, la punta di questo cavo sembrerebbe stata essere legata in un cerchio, però qual è il punto di tutto ciò? Ok. Qua abbiamo il corpo.
Mhm. Il coperchio sul suo torace è aperto. Ma non lo aprirei così tanto perché potrei fare un casino. Se solo Kazuichi fosse qui, forse sarebbe in grado di aprirlo. Ma che diavolo sta facendo adesso? Effettivamente. Oh? C'è un qualcosa dietro il collo di Nekomaru? Che sia questo? Eh sì. La modalità riposo. Forse il killer ha premuto il bottone e ha fatto entrare Nekomaru in modalità riposo. Ma comunque è difficile pensare che il killer sia stato in grado di premere facilmente il bottone sulla schiena di... cioè sul retro del collo di Nekomaru. Ma anche Nekomaru ne era attento, per cui non sarebbe stato molto facile. Ok. Il fluido esce al di fuori del corpo di Nekomaru. Basandoci sull'odore, sembrerebbe olio. Sembrerebbe uscire dalla testa di Nekomaru. Forse da lì che è stato dato il colpo fatale. Quest'olio per Nekomaru potrebbe essere simile al sangue normale per noi umani. Il che significa che questo olio è una pozza di sangue robotico. Comunque è un sacco di olio, non sarà facile da pulire. Ora non c'è tempo di preoccuparsi di quello. Però, ok. Immagino che per ora sia solamente questo quello che posso fare col colpo di Nekomaru. Ok. Devo parlare ancora con... Ah sì, tra l'altro il pilastro non avevo indagato. Non c'è alcun segno strano su questo pilastro. Ok. Devo parlare adesso con le altre, immagino. Iniziamo da Akane. Hai trovato nulla? Sembrerebbe che tu non abbia ancora trovato niente, eh? Abbiamo bisogno di indizi, giusto? Ricorderò qualcosa. Devi solo aspettare. Sembrerebbe che sia un po' difficile. Oh, mi ricordo. C'è un qualcosa che ho pensato che fosse strano. Qualcosa che è successo questa mattina. Stai tornando così tanto indietro? Forza, l'hai notato anche tu, giusto? Hai sentito quel forte suono? Forte suono. Eh sì. Kablam. Eh sì. Effettivamente. Stavo dormendo molto pesante finché non ho pensato quanto fossi affamata. Ma cioè, per non pensare che quanto fossi affamata. Ma quel rumore mi ha svegliato. Così sono uscita fuori dalla mia stanza senza pensare. Dopo che l'ho fatto... Cos'è successo? Non ho visto niente. E sembrava che nemmeno gli altri fossero usciti dalle loro stanze. Mi sono sentita molto stupida a essere stata l'unica ad uscire fuori, per cui sono tornata indietro nella mia stanza e sono tornata a dormire. Alla fine non ho mai scoperto quello che era quel suono, però mi è rimasto un po' nella testa. Sai, ora che lo menzioni sembra essere davvero strano. E cos'era quel suono? Non lo sai nemmeno tu? Beh, immagino che dovrò dirtelo in più dettagli. Quando sono uscita fuori dalla mia stanza è successo che ho guardato l'orologio. Diceva le 5:30 del mattino. Forse riesci a ricavare qualcosa con questa informazione? Non penso che non pensavo che quel forte rumore fosse accaduto così presto nel mattino. Ma non sono davvero sicuro se appartenga o meno all'incidente. Ma che diavolo? E dire che mi sono presa pure la briga di ricordarmi questo e tu non hai trovato nulla? Cavolo, sei davvero inutile.
Così agitata. Beh, immagino che sia comprensibile. Ok. Parliamo con Sonia. Nel Monokuma File di questo caso non c'è scritto l'orario del decesso, giusto? Beh, non è successo anche quando sono morte Ibuki e di Yoko? Oh, era successo? Ma la ragione per cui la causa, cioè l'orario del decesso non è menzionata quando quelle due erano morte era perché l'orario del decesso era la chiave per risolvere il mistero dell'omicidio. Potrebbe anche essere per questa volta? あの Ah, comunque c'è un qualcosa che vorrei confermare in questo caso. えっと Ultimamente, salvo presumere che la Great Tower e la Strawberry Tower siano la stessa struttura, beh, questa è l'unica cosa che possiamo pensare. Anche se abbiamo sperimentato con l'Endwood di Chiaki e l'abbiamo lasciato nella Great Tower, si è comunque mostrato nella Strawberry Tower. つまり C'era una ragione per cui le mura della torre è di colori diversi. Ed è perché il pavimento cambia i colori. La ragione per cui il ritratto sul pavimento di Usami è diverso in ogni torre, beh, è perché deve essere una proiezione. Sì, immagino sia questo il caso. では Allora è deciso. Le due torri sono la stessa struttura. Il che significa che la scena del crimine è avvenuta simultaneamente nella Grape Tower e nella Strawberry Tower. La Grape Tower e la Strawberry Tower sono la stessa struttura. Per cui come dovrebbe essere pertinente l'omicidio di Nekomaru? Effettivamente. Vediamo Chiaki che ci dice. あれれ Che cos'è? Hai trovato qualcosa? あのね Sotto il corpo di Nekomaru? No, aspetta. Ci sono dei piccoli frammenti di roccia sotto il corpo di Mekamaru. Non c'è bisogno che tu ti corregga in quel modo. E comunque, che cosa intendi con piccoli frammenti di roccia? ほら Guarda qui. Ci sono un sacco di piccoli frammenti. Sembrerebbero essere caduti sotto il corpo di Nekamaru. あのね Ma è davvero strano. Questi frammenti sono sotto il corpo di Nekamaru. Ma non ce ne sono al di sopra di esso. Cosa c'è di strano? C'è qualche problema se non sono al di sopra di lui? Se non lo sai, ok, probabilmente non è nulla di così importante. Beh, se la metti in quel modo, ora non riesco a non pensare che siano importanti. Ok. Ma ci sono arrivati adesso che sono la stessa struttura? No. C'erano arrivati prima. In realtà è Sonia che non era sicura. Immagino che per ora ho controllato tutto quello che c'era in questo posto. Cosa c'è? Sembri essere persa nei tuoi pensieri? うーん La Final Dead Room. La Final Dead Room. Ma che diavolo... Perché hai portato quel posto così all'improvviso? だからさ Beh, il martello sul pavimento, la catena su quella porta e il cavo che hanno legato... Il cavo che ha legato Mekamaru. Tutte le prove di questo crimine consistono in cose che non abbiamo mai visto all'interno di questa struttura, giusto? Ma finché non saremo in grado di andarcene, non c'è alcun dubbio che provengano da questa struttura. Per cui è per questo che hai menzionato la Final Dead Room. Monokuma ha detto che oltre a quella stanza c'è l'Ultimate Weapon, un posto chiamato l'Ottagono. Già, per cui se andiamo in quel posto probabilmente è un'armeria. Potremmo essere lì da dove il killer ha ottenuto i suoi strumenti, giusto? では Allora andiamo a confermarlo. No, è pericoloso.
Se andrai lì dovrai giocare quel gioco. あのね Allora sarò io quello che la confermerà. Hm? Ma che stai dicendo? Eri tu quella che ha detto che era un posto pericoloso, giusto? この野郎 Cavolo, siete così numerosi, non riesco affatto a concentrarmi con tutto questo rumore. Scusa. そうじゃなくてよ Non siete voi ragazzi. C'è un suono che sta continuando finché è iniziata l'indagine. Un suono squillante prima dell'indagine. Il che mi ricorda che l'hai menzionato da un sacco, giusto? ねえね Akane, che tipo di suono era? えっと Mhm. Molto alto, quasi come un allarme, cioè una sveglia. Probabilmente sta suonando dalle scale. Potrebbe essere... Meglio se andiamo a dare un'occhiata prima. うーん Andrai a controllare? Allora andate voi ragazzi, io resterò qui. では Anch'io rimarrò qui. Per favore, fate attenzione voi due. Sonia, ok, ma... Non verrai con noi, Akane? あのさ Beh, quel suono è davvero fastidioso. Non ce la faccio a lasciare. ねえね Hajime, va bene se andiamo solamente noi due. Forza, Akane ha detto che vuole rimanere qui. Hm? Oh, capisco. Lei non vuole lasciare il fianco di Nekomaru. Non so se ne sia consapevole o meno. Andiamo, Hajime? Sì, se dici così. Ok. Per ora qui abbiamo finito. Effettivamente è vero. No. Oh mio Dio, che fastidio. Capisco perché Akane non è voluta salire. Ancora più sopra? ほら Ah no, in questo piano. Ah, forse è l'orologio qui? ほら Ah no, è il telefono. Cavolo, è così numeroso. Sembrerebbe che il telefono stia squillando. Il telefono? Immagino che dovrò rispondere. E beh. Vediamo un po'. Basta premere la cornetta e il bottone, giusto? Ok. Oh, finalmente avete risposto. Quella voce, sei tu, Fuyuhiko? たくよ Cavolo, lo sapete da quanto a lungo stava suonando questo telefono? Ero preoccupato che nessuno stesse rispondendo. Drin drin, veramente. Ma cosa state facendo? Siete ancora all'interno della Strawberry House? つうか Anche se volessimo venire lì non potremmo. Sembrerebbe che qualcuno abbia sfasciato l'ascensore. Non si muove affatto. E non possiamo entrare nella torre dalla Strawberry Hall. Per colpa della porta cioè il bottone che è anche rotto. Per cui praticamente siamo bloccati qui. Quindi non è solo l'ascensore rotto, ma anche il bottone della Strawberry Hall è rotto. おいこら Ehi, stai ascoltando? Sì, sto sentendo. Comunque, tutti nella Strawberry House stanno bene, giusto? いや Sì, stiamo bene, però non riusciamo a trovare Nekomaru da nessuna parte. Sai qualcosa? Non hai sentito l'annuncio della scoperta del corpo poco fa? Cavolo! Allora ecco chi era. Merda! Perché doveva essere Nekomaru? Era appena tornato fra di noi. Dove è stato ucciso?
Nella Grape Tower. Quando siamo andati lì questa mattina era già morto. そうか。 Capisco, la Grape Tower. Se la porta della Strawberry Tower non è rotta, allora dovremmo essere in grado di entrare nella torre. Porca merda! Ecco cos'era. Il killer ha spaccato l'ascensore e la porta della Strawberry Hall. Per cui potevano dividerci e prevenire da fare una... cioè un'indagine accurata. Dannazione, quello sporco bastardo. Non c'è un altro modo. C'è un qualche modo in cui voi ragazzi potete venire da questo lato? まあな。 Beh, immagino che dovremo lasciar fare a Kazuichi. Ha detto che si prenderà cura dell'ascensore. Probabilmente è la nostra unica speranza adesso. Hai ragione. Per di più, se non dovesse farlo adesso, quando è che sarà utile? Giusto? そうか。 Basandoci su quello che ha detto Kazuichi, potrebbe essere difficile per lui aggiustare la porta della Strawberry Hall senza le parti. Ma ha anche detto che potrebbe essere in grado di fare qualcosa per l'ascensore rotto. Aspetteremo. Siete sicuri che sarete bene? ああ。 Sì, arriveremo presto. Finché Kazuichi non aggiusterà l'ascensore. Fino ad allora è tutto in mano vostra, bastardi. ねえねえ、 Per cui quella chiamata veniva dalla Strawberry House. Apparentemente gli altri non possono venire qui perché l'ascensore è rotto. Non c'è alcun dubbio che questa è opera del killer. Sta prevenendo il fatto che gli altri possano venire alla scena del crimine. Finché l'ascensore è fuori uso, beh, gli altri non potranno indagare. E non è tutto. Per qualche ragione anche il bottone della Strawberry Hall è rotto. Il bottone della Strawberry Hall? えっと Allora... quella porta è bloccata da entrambi i lati? C'è una catena dall'interno. Ma se anche il bottone è rotto dall'esterno, allora... sì, sembrerebbe essere il caso. うーん Perché mai il killer avrebbe bisogno di bloccare la porta da entrambi i lati? Non ne sono sicuro, però... c'è davvero un qualcosa di strano riguardo adesso. えっと Mi piacerebbe indagare in maniera più dettagliata, però... se non arriveremo lì non potremo fare nulla. Il che significa che per ora c'è impossibile controllare la Final Dead Room. Non sono completamente, diciamo, confortevole con questa cosa, ma per ora c'è impossibile. Apparentemente Kazuichi sta aggiustando l'ascensore. Tutto quello che possiamo fare ora è avere fede in lui. Hai ragione. Ma Monokuma non aspetterà. Dubito che avremo molto tempo prima che inizi il class trial. Spero che Kazuichi lo aggiusti presto, se no... Ehi. Stai almeno ascoltando? おい、こら。 Ehi, stai almeno ascoltando? ああ。 Nagito, sto parlando con te. Oh? たくよ。 Non farmi oh. Lo sapevo che non stavi ascoltando. Scusa, ero pensieroso. Probabilmente stavi pensando a come mettere le mani da qualche parte, non è vero? Ma io ti stavo ascoltando. Nekomaru è morto, giusto? Allora... l'annuncio si riferiva a lui? 畜生。 Cavolo. Tra tutti quanti doveva proprio accadere a Nekomaru. Proprio dopo quello che abbiamo passato. Dannazione. 悲しいな。 È stato ucciso 2 volte. Davvero.
è stato un uomo con una terribile sfortuna. つうかよ。 Ok, allora, dato che sappiamo la situazione di là, non ci conviene andare a... Andrebbe bene se andasse ad aggiustare l'ascensore? Ah, andrebbe bene se aspettassi ancora di più? Prima che lo facessi dovremmo... お呼びですか？ prendere il Monokuma File, giusto? E qui! では Sembrerebbe che voi ragazzi abbiate notato che l'incidente ha avuto luogo. Per cui, ecco qui, アッパーと牛乳。 pane, fagioli rossi e latte. E c'è anche un oggetto bonus. じゃあモノクマファイル。 Il Monokuma File. 頑張ってね。 Forza, soddisfate la vostra fame con questo. E fate del vostro meglio in questa indagine. Perché il Monokuma File è stato trattato come se fosse un oggetto bonus? Cavolo, amico! Mangiamo! Mangiare dovrebbe essere la nostra priorità adesso. あ Hai ragione. Andrebbe bene... Va bene se voi ragazzi mangiate, però... Potreste sentirmi mentre lo state facendo? 貴様は何を望む？ Cosa c'è? Beh, stavo pensando a quello che dovremmo fare e di quello che voglio discutere. でもよ。 Grazie al killer non possiamo nemmeno andare alla scena del crimine. Dobbiamo aspettare finché Kazuichi non aggiusterà l'ascensore. Vero, non c'è alcun dubbio che il killer sia il responsabile. Ma sembrerebbe che abbiano compiuto un grosso sbaglio. Non c'è alcun modo che i simboli della speranza si arrendano per colpa di questo impiccio. Non c'è alcun modo che tutti quanti terranno le braccia conserte e aspetteranno che inizi il class trial. Dovremmo semplicemente fare quello che possiamo per prepararci per il class trial, giusto? Beh, sì. よかろう。 Sembrerebbe che dovremmo iniziare la nostra indagine fino alla fine. Per di più rimane chiaro quello che potremmo fare. Che sia inaccettabile. Beh, se mostrassi il mio lato serio, le cose finirebbero in un gioco da ragazzi. Ah, sono così contento. Lo sapevo che voi ragazzi eravate preparati fin dall'inizio. Davvero splendido. Anche se voi ragazzi state soffrendo dalla disperazione, riesco a vedere che state combattendo per la speranza. Davvero bellissimo. Non c'è onore più alto per me che investigare in questo omicidio insieme a voi, ragazzi. Per cui dovremmo essere grati verso Nekomaru per averci dato questa speranza. Beh, però... Da quale parte dovrei essere per questo caso? Il killer? Oppure il resto di voi, ragazzi? Beh, farò sicuro che il mistero di questo caso troverà la giusta speranza. Ok. In questo caso, a quanto pare, dato che siamo separati, comanderemo Nagito, ragazzi. Ehi voi ragazzi, non dovrete... non dovremmo vedere la sequenza degli eventi di questo caso? Sapete, giusto per capire in che situazione ci troviamo. よかろう。 Non ho obiezioni, procedi. Allora, torniamo a quello che è accaduto questa mattina. Abbiamo provato ad utilizzare l'ascensore per partecipare al Monokuma Taichi, giusto? あ Dato che stavamo nella Strawberry House per andare al, diciamo, al luogo della Great Tower, ci serviva prendere l'ascensore per andare alle Grape House.
E questo è stato prima delle 7 del mattino. Proprio prima del Monokuma Taichi. Ma una volta che l'ascensore era fuori uso, beh, sono andato nel panico. とにかく E dato che non potevamo farci nulla, abbiamo provato ad entrare all'interno della Strawberry Hall. Ma quando siamo arrivati lì, il bottone della porta era rotto. Grazie a questo non potevamo affatto entrare nella torre. Per cui Fuyuhiko ha suggerito che avremmo potuto usare il telefono e chiamare la Grey Pause. これも因果率の定めか E con questo è tutto quello che è successo questa mattina. Scusate, ho il singhiozzo. Devo dire, sono sorpreso. Non mi sarei mai aspettato che l'ascensore sarebbe stato fuori uso. Ma allora, quando è andato Nekomaru nella Grape Tower? Beh, ovviamente ci è andato prima che fosse disabilitato. E quando è stato? お前な。 Idiota, se lo sapessi non sarebbe così difficile. いや No, potremmo sapere quando è andato nella Grape Tower. マジかよ。 Eh? Davvero? 俺は Verso il tramonto. L'ho visto andare al primo piano. なんだと Vuoi dire che hai personalmente visto Nekomaru andare nella Grape Tower? おいおい。 Quando vi era il tramonto? È stato prima di quel forte suono? Forte suono? あ Cosa? Non te lo ricordi? Proprio dopo l'orologio ha iniziato a suonare. Abbiamo sentito un forte suono. Che quell'orologio avesse suonato in primo luogo? いやいやいや。 Non l'ha nemmeno notato? Seriamente? Quella cosa era davvero super rumorosa. È davvero strano. Mi sento come se non stessimo sulla stessa lunghezza d'onda. Beh, se è così, non c'è alcun modo che voi ragazzi potreste essere sulla stessa lunghezza d'onda di una spazzatura come me. Sembrerebbe che questa pista stia prendendo una piega interessante. Parliamo con Kazuichi. Ehi Kazuichi, non ti dispiacerebbe se mi informassi? Riguardo a quel suono rumoroso e all'orologio squillante? お前な。 Davvero, non lo sai? Sei davvero così gentile, Kazuichi? Ti ringrazio per prenderti del tempo per spiegarmelo. あ Se è così, va bene, te lo dirò. È successo la scorsa notte. Stavo dormendo pacificamente nella mia stanza, quando all'improvviso ho sentito questo grande suono. Ok, ho perso dei frame, ragazzi, scusatemi. Spero che si riprenda presto la live. Ditemi se sono ancora on, per favore. Oh, ma che diavolo! Il suono era super forte, per cui sono andato nella mia stanza. Cioè, sono uscito dalla mia stanza e sono andato verso il lounge. あ。おい、何やってんだよ。まったく冥界の覇王が生贄を欲する雄たけびより想像し Effettivamente è strano. つうかいきなりそんなもん鳴らしてんじゃねえよ。俺じゃねえよ壁にかけてあった時計が急に鳴りやがって俺はそれを止めようとしただけだだったら早く止めろって。 Ok. Effettivamente dà fastidio sto robo. Ed è stato allora che finalmente il suono ha smesso. あ Cavolo. Mi sono totalmente spaventato. Ho preso un colpo qui. 俺に何をした Sono sveglio adesso. Le mie difese mentali sono state bombardate con questa risonanza sonica. 貴様
Fuyuhiko. Non è opera tua adesso. うっせえよ Perché mai qualcuno dovrebbe fare un qualcosa di così bambinesco? あ Probabilmente devi aver sentito quel suono. Ok. Ma sei venuto qui piuttosto velocemente? まあな Beh, non sono venuto qui velocemente. Ero nel lounge per pura coincidenza. 貴様 Coincidenza, eh? あ Cosa? Dubiti di me? つうかよ Comunque, non me ne frega un cavolo, però sono le 5:30 del mattino. Cavolo, grazie a Fuyuhiko mi sono svegliato presto per nessuna ragione. Per cui dovrei tornare a dormire. Ah? Che cos'era quel suono? どうなってんだ Terremoto? このプレッシャーは Ma non ho sentito alcuna scossa. Non c'è alcun modo che questa struttura possa collassare adesso, giusto? Ehi, Kazuichi. Smettila di attaccarti a me. うん E questo è quello che è successo. Capisco. Quindi sei tu quello che si stava attaccando a Fuyuhiko? ちげえだろ Non è la parte importante! E che cosa è successo subito dopo? Voi ragazzi vi siete separati? あのな Abbiamo deciso di aspettare, ma alla fine non è successo nient'altro. それに E non solo questo. Mi sono sentito tanto debole, per cui abbiamo deciso di tornare nelle nostre stanze per un po'. Capisco. Sì, quello che hai detto adesso è estremamente importante. Grazie a ciò ho pensato ad una persona sospetta. なんだと Di chi stai parlando? A me, ovviamente. Voglio dire, non è strano? Ero l'unico che non ha notato la sveglia così forte. E tutti quanti erano usciti dalle loro camere. Beh, lo stesso vale per il forte rumore che voi ragazzi avete sentito subito dopo. てめえ Ehi, faresti meglio non provare a confonderci con la tua merda. Ovviamente non lo sto facendo, non adesso. いやいやいや Quel non adesso mi rende ancora più preoccupato. Comunque non c'è alcun dubbio che quello che voi ragazzi mi abbiate detto sia un indizio importante. Beh, l'orologio al muro e il forte rumore è venuto dopo. Adesso come fanno questi? Cioè come sono correlati al caso questi rumori? Vediamo. Parliamo con, direi, Fuyuhiko. Ehi, hai detto che hai assistito a Nekomaru. Hai visto Nekomaru verso il tramonto, giusto? Potresti spiegarmelo un po' più nel dettaglio? 俺は Ero così affamato ieri che non ho potuto dormire. Pensavo che fosse vicino al mattino, per cui sono andato a controllare il lounge. Hanako Kimichi, thank you for the follow. Grazie per il follow, benvenuta nella bufera. Come va? Tutto bene? Sembrerebbe che talmente strano. Erano le 5 del mattino. あのな E questo è quello che è successo. Ho sentito il suono della porta che si chiudeva dalla distanza. Tutto bene. Ah, mi fa piacere, dai. Io abbastanza bene. Stiamo giocando a Danganronpa 2 Goodbye Despair. Siamo all'interno del capitolo 4, dove è avvenuto già l'omicidio del capitolo. E adesso stiamo indagando per scoprire chi ha fatto l'omicidio. Ok, quando ho tolto la mia testa fuori dal lounge. Ah. Ok, sembra figo. È molto bello Danganronpa, un gioco investigativo. Considera. C'è la parte più tranquilla che è una sorta di visual novel dove leggi dialoghi e tutto.
Poi c'è anche la parte esplorativa, la parte delle indagini quando avviene l'omicidio. E poi c'è il processo dove devi scoprire chi è il killer. Praticamente. Di quel caso. Ho visto la schiena di Nekomaru. Stava scendendo le scale del primo piano. Cioè no, del secondo piano per andare al primo. Pensavo di seguirlo, ma non avevo energia o forze per farlo. Cioè, energia o volontà. Sapevo che sarebbe successo qualcosa. Avrei dovuto seguirlo. Ma perché Nekomaru se n'è andato così presto nel mattino? 俺は Me lo stavo chiedendo anch'io. Voglio dire, già sapevo che non avrei avuto alcun riposo. Per cui sono rimasto nel lounge a guardare lo spazio a vuoto senza alcuna ragione. E ho aspettato che tornasse indietro. たくよ Questo è perché l'orologio... No, poi è stato allora che l'orologio ha iniziato a suonare. E una voce sospenda, sembri un doppiatore. Grazie, però in realtà sono parecchio inesperto sia nel commentary che nel fare i personaggi. Grazie a quella sveglia mi sono totalmente dimenticato di Nekomaru. Fino ad adesso. Allora, quando hai visto Nekomaru... Praticamente la sveglia stava suonando. Sei rimasto lì fino... per tutto quel tempo? Ma che cosa stai facendo tutto quel tempo? In ogni caso... tutto il resto è quello che è successo, giusto? Mhm. Ho ragione? Ovviamente no, deficiente, sei completamente sulla strada sbagliata. Mi dispiace, hai assolutamente ragione. Pensavo che fossi reminiscente riguardo a Peko o qualcosa del genere, ma non può essere, giusto? Dopotutto, sai già quanto sarebbe inutile parlare delle memorie dei morti. Ok. Vediamo invece Gundam. Ah no, Gundam non ci dice niente, a quanto pare. Sì, ora capisco. Grazie a tutti per le informazioni dettagliate. Finalmente sto iniziando a capire l'intera situazione. Se metto gli eventi in maniera cronologica, Fuyiko ha assistito a Nekomaru alle 5 del mattino. In quel momento Nekomaru è sceso per il primo piano. Alle 5:30 del mattino l'orologio del lounge ha iniziato a suonare. E quando è successo, voi due vi siete svegliati e siete andati nel lounge, dove c'era già Fuyuhiko. Subito dopo ciò avete sentito uno strano rumore, e il tutto ciò non aveva senso. 物語を作ろう Ora che ci penso, sembrerebbe che sia successo qualcosa di strano a Nekomaru durante quel rumore. Anche se fosse... avremmo sentito un urlo da parte di Nekomaru prima che esalasse il suo ultimo respiro. Mhm. Aspetta, se Nekomaru dovesse morire, fosse morto quando abbiamo sentito quel suono, significherebbe che avremmo un alibi? Un alibi? だってよ Beh, abbiamo sentito quel rumore assordante quando eravamo nel lounge, giusto? Se è stato allora che il killer ha ucciso Nekomaru, allora abbiamo un alibi solido. なるほどな Non posso darti torto. Potrebbe essere troppo presto per dichiararlo. Non possiamo esserne sicuri finché non risolveremo il mistero che circonda quel rumore assordante. Un rumore assordante. Che qualcuno... qualcosa di pesante sia caduto o qualcosa del genere? Per cui, basandoci su quello che tutti quanti mi abbiano detto, c'è un'altra cosa di cui sono curioso. Voi tutti avete sentito la sveglia dell'orologio nel lounge prima del rumore. Ma che cosa significherebbe?
Ciao Ana, grazie per essere passata, alla prossima. つうかよ。 Ehi, non abbiamo parlato abbastanza? Penso che dovremmo riparare l'ascensore presto. Oh cavolo, sei ancora qui? Effettivamente. Una volta che l'ascensore sarà aggiustato... Non... Non ti lascerò toccarlo. Ok. E così Kazuichi ha iniziato a scendere le scale... arrabbiato per qualche ragione. まったくよ。 Vabbè, l'hai provocato. Che cosa dovremmo fare adesso? Beh, c'è qualcosa che vorrei che facessi. Dopo che l'ascensore sarà aggiustato, c'è qualcosa che vorrei indagassi. あ Cos'è? L'orologio del primo piano di entrambi... di entrambe le strutture, sia della Grape House che della Strawberry House. Subito dopo ciò, hai sentito uno strano rumore assordante, il che non ha affatto senso. あ Oh? Perché? Te lo dirò più tardi. おいこら。 D'accordo, ma perché me lo stai chiedendo? Puoi investigarlo da solo? Vorrei farlo, però... Ma quando l'ascensore sarà aggiustato c'è la possibilità che io non sia più con voi, dopo tutto. あ Comunque, conto su di voi. Quel bastardo non ha fatto senso. E ora arriva l'evento principale. C'è solo un'unica cosa che possa fare per loro. Posso andare in quel posto per il bene di tutti quanti. Devo affrontare il pericolo in modo che sappiano di quel posto. Ah, ho capito. Esatto, dovrei investigare ancora una volta prima di andare lì. Va bene, ops, non volevo. Io so dove vuole andare Nagito. Vuole andare... Sapete dove? Alla Final Dead Room. Portiamola alla Final Dead Room. Che credo sia il più pericoloso da portare alla Final Dead Room Nagito, però ok. Prima di tutto dovrei indagare l'ascensore e la porta della Strawberry Hall. Ah, ok. Allora indaghiamo prima questo. Cazzo, è vero, è rotto. Questa è la Strawberry Hall che porta alla torre. Il bottone è rotto. Non c'è alcun modo che possa aprirsi. Se ricordo quello che Fuyuhiko ha detto ad Hajime attraverso il telefono, l'altro lato della porta è barricata con catene. Per cui devo fare... Devono essere stati davvero cauti a prendersi la piega di barricare tutto da entrambi i lati. Qualcosa riguardo questo sembrerebbe essere sospetto. 物語を作ろう。 L'intento dell'omicida. Penso che ci sia solo un'unica spiegazione. Ah, Gundam. Forse intendevano togliermi dall'entrare dalla scena del crimine. とくと聞くがいい。 Il che significa che il killer era spaventato. Aveva paura della conclusione premessa dalle mie assunzioni. Sì, probabilmente così. Perfetto. Andiamo a guardare di là. Con Nagito possiamo correre? Sì. Elevator. Se premessi il bottone vicino all'ascensore dovrei riuscire ad aprirlo e salirci. Ma non succede nulla quando lo premo. Sembrerebbe che sia rotto. あ Ehi, che stai facendo? Ti stai mettendo in mezzo mentre sto riparando l'ascensore. Ma perché l'ascensore si è rotto in primo luogo? ああ Mhm. Oh, il killer ha messo le mani sul dispositivo di sicurezza. Guarda.
Vedi quella parte argentata coperta sotto il bottone? Sembrerebbe che l'ascensore sia il pannello di controllo dell'ascensore. Probabilmente l'ha aperto e ha pasticciato sui settaggi. Ma la copertura è chiusa, per cui non sono stato in grado di aprirla finché non mi sono preso qualche oggetto. Ci sono degli strumenti su questa costruzione? No, non dovrebbero essercene. Non penso che l'abbiano forzato con uno strumento comunque. Il pannello di controllo da questo lato sembrerebbe stato forzatamente aperto. Capisco, quindi il pannello di controllo della Grape House Side è rotto, quindi? Cioè dal lato. Quindi... se uno è rotto da questo lato, beh, è l'unica cosa che posso pensare. Sono nettamente sicuro che dovrebbe esserci un pannello di controllo anche qui. Per di più l'ascensore è bloccato sul lato della Grape House. Beh, non significa che l'ultima persona che l'ha utilizzato è andata alla Grape House? Sì, è ufficiale. L'ascensore era disabilitato dall'altro lato. Ehi, non ho tempo di parlarti, sbrigati e vattene. Cavolo, sto provando a fare le riparazioni senza alcuno strumento. Non c'è alcun modo che riesca a farcela in tempo. Se non hai gli strumenti, perché non usi questo? Un coltellino svizzero. E dove hai trovato questa roba? Lo avevo con me prima che arrivassi sulla quartisola. Se andremo a esplorare una nuova isola sarà essenziale portarsi questo tipo di equipaggiamento, giusto? Un ragazzo come te che sta camminando con un oggetto pericoloso come quello per l'intero tempo. C'è qualcosa di sbagliato? No, nulla. Allora te lo lascerò avere. Le tue riparazioni potrebbero andare più veloci adesso, giusto? Ma in cambio voglio che tu faccia qualcosa. Cosa? Questo coltellino svizzero ha una bussola. Dopo che l'ascensore sarà aggiustato, vorrei che lo salissi e vedessi come reagisce. E che diavolo ti serve? Ad essere onesto, c'è ancora un qualcosa che non capisco riguardo la struttura di questa struttura. Per cui ho davvero bisogno di informazioni riguardo alla relazione fra la struttura e l'ascensore. Ancora non capisco, ma... d'accordo, finché dovrò controllare solamente una bussola, non mi dispiace. Sono contento, allora lascio fare il resto a te. Perfetto. Proprio come pensavo. Non c'è alcun dubbio. L'ascensore, la porta della Strawberry Hall sembrerebbero essere completamente rotte. Non c'è alcun contatto che possa essere stato disabilitato dalla Grape House. E finché sarà disabilitato non c'è alcun modo che possa muoversi fra le case. Il che significa che la persona che l'ha disabilitato probabilmente è bloccata alla Grape House. Quella persona dovrebbe essere ancora alla Grape House, però... è ancora troppo presto per formare una risposta. Ma non sarà troppo tardi trovare la risposta, anche dopo aver finito l'indagine di quella stanza. È giunta l'ora, ragazzi. Finalmente potremo vedere la Final Dead Room. La Final Dead Room. Solamente coloro che vinceranno il gioco che minaccia la tua vita raggiungerà l'ottagono. E all'interno dell'ottagono aspetta l'Ultimate Weapon con l'arma definitiva. Non c'è alcun dubbio. Il killer di Nekomaru
deve essere andato in quel posto. Non importa dove stia cercando, non ci sono altre armi in questa struttura. Per di più, l'arma del delitto utilizzata per uccidere Nekomaru sembrerebbe che l'abbia presa da qui. Se questo è il caso, dovrei andare. Proprio come gli altri. Diversamente dagli altri, non mi dispiace affatto morire. Questa è l'unica ragione per cui dovrei andare. Finalmente vediamo la Final Dead Room, ragazzi. Ma una escape room. Capisco, per cui è questa la Final Dead Room. Beh, è un po' spaventosa. Speranza. Spero di non spaventarmi. Che la porta si sia appena chiusa. Capisco. Per cui la porta è disegnata per chiudersi automaticamente. Ora non posso tornare indietro se rimane bloccata. Io che pensavo che la porta fosse finalmente aperta, adesso è nuovamente bloccata. Pensavo che ti saresti mostrata, dato che non ti vedevo da un po', però non mi sarei mai aspettato che tu fossi qui. Nagito? Che cosa ci fa in questo posto così pericoloso? La stessa cosa vale per te. Perché sei qui? Ho sentito un annuncio di scoperta del corpo e pensavo che fosse successo in questa stanza. Così sei rimasta bloccata quando sono entrata. Quando sei entrata dentro? Beh, sei una pazza ad averlo fatto. Sì, esatto. Beh, non che mi importi. Solamente non metterti davanti ai miei piedi. Davanti ai tuoi piedi? Il gioco che minaccia la mia vita sta per iniziare, giusto? Sarebbe noioso se tu fossi davanti ai miei piedi. Stai pianificando di farlo? Beh, se non lo facessi non potrei uscire da qui, giusto? Per di più, c'è solo un modo per cui una spazzatura come me possa essere utile, ed è rischiando la mia vita per il bene di tutti gli altri. Ti stai sbagliando. Nagito, tu non sei affatto una spazzatura. Non c'è alcun modo che un umano non possa meritarsi di vivere. Lo so che adesso sono amorevole, ma il mio cuore sta battendo super all'impazzata. Sei sicura che non sia per l'eccitazione? Voglio dire, non lo trovi eccitante il fatto che finalmente potrei essere utile per il peso della speranza? E ora, riguardo questo gioco che minaccia la vita, Escape. Nagito, se c'è qualcosa che non capisci, chiedimelo. Per di più ti aiuterò ad uscire fuori da qui. Facciamolo, questo escape game. Sembrerebbe un qualcosa che un insegnante direbbe, ma non mi aspetto molto da lei. Intanto voglio salvare un secondo qui. Oh mio Dio. Allora, Watch the New. Ah no, Watch the News in Blood. Potresti essere maledetto solamente a guardarlo. È un codice segreto. Sembrerebbe essere anche piuttosto comune. Un codice segreto? Nagito, tu sai per caso cosa significa? Sì, è un indizio piuttosto comune. È un peluche di Monokuma. Sembrerebbe che il peluche parli quando gli tocchi lo stomaco. Un Monokuma di dimensioni naturali. E ora ha solo prezzo di solamente $10.000. Una pubblicità? 7.
C'è qualcosa scritto col sangue. と Vedo il numero 7. Questi simboli nel sangue non hanno alcun senso. Forse se li combinassi riuscirò a trovare qualcosa. 6. C'è qualcosa. È il numero 6. Ok. Qua c'è una password. 3. Dice il numero 3. Watch the news. Watch the news. Ah, ok. Questo televisore sembra essere brutto. Ah. Vediamo i cassetti. Potrebbe essere utile per fare qualcosa. Prendiamole. E ho ottenuto delle pinze. È bloccato, non si apre. Ok. Sembrerebbe essere una sorta di password. Ok. Le prime lettere sono i giorni della settimana. Probabilmente sono la password. Dubito che sia così semplice. Ok, voi avete qualche idea, ragazzi? Watch the news. Sì. Ho un piano segreto. Se metti come password se metti 9999 password, la aprirai. Beh, lascerò questo lavoro senza cervello a te allora, Monomi. Mi rifiuto. La password per aprire questo. Immagino che sia qui vicino. Ok. Proviamo così. 1, 3, 6, 7. No. È sbagliato. Non è 1, 3, 6, 7. Allora forse è questo? Vediamo. Eh sì. Sembrerebbe che non si apra. Cos'è questa luce al di sopra di questo dispositivo? Ok, non ci sono bottoni. Quindi per adesso con questo non possiamo interagire. Vediamo il computer. Ah, è un computer. Sembrerebbe sia acceso, ma è bloccato. Non posso accederci. Non puoi mettere un input per una password per accenderlo? Non la sappiamo. Proviamo il letto. C'è qualcosa di scintillante sotto il letto. Non riesco a raggiungerlo. Sembrerebbe che il letto sia fissato sul pavimento. Non posso spostarlo. C'è qualcosa di stretto e lungo? Non lo so. Effettivamente. Ok. Vediamo. Avete qualche idea? Perché io non ho idee, sinceramente, per superare questa porta. Ah, c'è il numero 5 qui. Scritto col sangue, ok. È il numero 5, va bene. Allora. Facciamo così allora. Sì. Proviamo 5, 3, 6, 7. Come combinazione. Per questa qui. Vediamo se ho ragione. Vediamo se 5, 3, 6, 7.
No, non è 5367. Ok. E questo cos'è? C'è qualcosa scritto sul pavimento col sangue. Numero 4. Però al contrario. Ah, quindi c'è anche il 4. No, giuro ragazzi. Mi sa che chiedo a Monomi perché sono un attimo destabilizzato. Cosa hai scoperto, Nagito? I numeri sul muro sono sicuramente la password per il safe. Devo solo guardare questi numeri guardando le news. Nord, est, ovest, sud. Capisco. Inseriamolo qui. Davvero così semplice? Ah, watch the news. Nord, est, ovest, sud. Vabbè, sono stupido. Allora, nord. E il nord quale dovrebbe essere? Come faccio a saperlo? Quindi nord 7. Credo. Est e questo 6. 7, 6. 7, 6. Cinque 3 o 7, 6, 5, 4. Vediamo. Vediamo se è giusto. Potrebbe essere giusto. Allora 7 6 5 3. No. Proviamo 7, 6, 5, 4. Ok. No. Non lo so allora. Non ho capito ragazzi. Sono bloccato. Mi sono bloccato. Sembrerebbe che non si apra con 3, 6, 5, 7. Ancora non lo capisci? Sì, mi scuso. E 3, 9, 5, 7. Ma porca troia, non ho pensato al contrario. 3, 9, 5, 7. Questo è nord. Ok, 3. Ah, questo è il sud, è vero. Ho sbagliato il contrario. 3. 9. 5, 7. Madonna, mi sono fatto aiutare dal gioco. Sono una vergogna, ragazzi. Ah, tu dici la terra... La freccia a terra indichi il nord? 3, 9... 5... 7. No, ok, aveva ragione Nagito. Mi sono fatto aiutare da Nagito. Una fotocamera digitale e una chiavetta USB. Ok. Sembrerebbe che non ci siano batterie all'interno della camera digitale. Ok, qua non dobbiamo fare più niente. La pennetta USB forse la devo mettere per il laptop, dici? Io pensavo a Monokuma. No, ok. E invece è il laptop. O è il cassetto? No, sarà il laptop. Ok. Sto facendo un sacco di fail, ma... Diciamo che non ho giocato a molte escape room, per cui sono un principiante. Ho un laptop. Mi ero preso la trilogia di Zero Escape, ma devo ancora giocarla in realtà. Sembrerebbe che sia bloccato, non posso accederci.
serve per il laptop. Però come faccio a fare qualcosa? Vediamo la camera. Beh. Adesso dobbiamo guardare il resto. Qua ci sono, c'era il coso con i giorni della settimana, mi ricordo. SM. Non abbiamo più alcun bisogno di usare questo. Ah, davvero? Il televisore? No. Il letto non possiamo spostarlo. Qualcosa di sottile e lungo. No, mi prende il numero 5 qua. Non c'è nient'altro, mi sa. Dentro il cassetto. No. Che cosa dovrei fare adesso? No, qua mi riporta a sta zona. Parliamo con Bonomi. Non puoi prendere la gruccia? Intendi l'appendino? Ci ho provato ma mi fa interagire col sangue. Se intendi questo, ma non me lo fa prendere. Eh sì, vedi, mi prende il sangue. Boh. Parliamo con Monomi, magari lo sa. O più che altro è Nagito che lo sa in realtà. C'è qualcosa con cui possiamo utilizzare la chiavetta USB? Vorrei controllare delle cose tipo un laptop. E come faccio a metterla nel laptop? Cioè ci ho interagito ma non mi ha fatto fare niente. Boh. Come lo accendiamo? Boh. A sto giro non so veramente che pesci pigliare. Dice solo questo? Sì. E cosa devo fare? Non mi fa fare niente. Boh. Le pinze cosa mi dice? Allora che cacchio ce le ho a fare le pinze? Forse è qua? No. Questa parte l'ho fatta, ma il resto non capisco una mazza, ragazzi. Vediamo ste barre. Ok. No, non voglio fare uno shortcut. No. Ma che shortcut? Voglio risolverlo. Non esiste. Intanto salvo un secondo. Mi sa che la prossima live sarà... È classico raddrizzare la gruccia per raggiungere posti inaccessibili. Ma cos'è la gruccia? Se posso chiederti, Siel. Perché non ne ho idea. Probabilmente lo chiamo in un modo diverso. L'appendino. Ah, ok. Non me lo fa prendere.
Vedi, cioè, provo a cliccare qua. Qua mi fa interagire solo col numero 5. È stranissimo. Boh. Ah, le pinze sulla gruccia, tu dici. Vediamo. Mi dice impossibile utilizzarle per l'Iron Bar. Non c'ho le batterie. Boh. A questo punto devo usare una guida magica. Aspettate. Giuro non sto capendo, ma non mi manco mi date gli indizi. Ok. No, ci ho già provato ad aprire il peluche di Monokuma. Ok. Nel cassetto. Cos'è il wire hanger? Cosa cavolo è un wire? E non me lo fa prendere. Sono stronzo, a quanto pare. Provo a cambiare posizione, ma non me la fa prendere. Ma porca puttana! È da 6 ore che sto cercando di prenderla. Se posso dire. Adesso me l'ha fatta prendere. Vabbè. Adesso devo andare a letto. Sul letto. Vediamo. Vediamo se col letto potrei farne un bastoncino. E come posso farlo un bastoncino? Vediamo che mi dice Monomi. Sembrerebbe che tu abbia trovato un sacco di roba. Ma che cosa facciamo? Ok, puoi scoprire i dettagli facendo A. Ok, muovendo il cursore X puoi fare le cose che fai. Ah. Ah, ma porca miseria. Ok, si fa così. Devo usare X, va bene. Ora posso usarlo. Devo fare così. Usa. Presa la chiave. Forse possiamo scappare con questa, Nagito. Chi lo sa? Adesso devo fare così allora e andiamo all'atto. Proprio come pensavo, sembrerebbe che sia stato in grado di sbloccare il lucchetto con questa chiavetta USB. Ora devo mettere la password come prossima cosa. Forse si trova nel cassetto. Ho capito! Sono le prime lettere dei giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì. Significa che MTVTFSS. Sbagliato. Ah? È sbagliato? Dubito che sia così semplice. Allora, proviamo a vedere in sto cassetto. È perché non si usano con A gli oggetti, ma non ci ho provato ad usare X, effettivamente.
Sicuramente questa apre questo. Devo riassegnarla. Forbici. Forbici, se usi questa per tagliare le sbarre di ferro. Stai scherzando, vero? Oppure dovrebbe essere un indizio indiretto. ごめんなさい。 Mi dispiace. Ok. Ah. Peluche. Ok, lo tagliamo e ci prendiamo la batteria. No. Non ho mangiato nessuna nonna. Che cosa rumorosa. Taglialo. Ok, uccidi Monokuma. Esatto. Ah, c'era qualcosa. Batterie. Adesso le batterie le mettiamo qua. E possiamo vedere. Ok, sembrerebbe essere la foto dello spazio messa da qualche parte. Chissà che cosa significa. Allora, Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno. Quindi SMV e MJS. Credo sia la password del... Allora, abbiamo detto Sole. Aspetta. Riguardo un attimo la... Non posso guardarla. Oddio, non mi ricordo com'erano in ordine. Sole. Aspetta. Esco. Ho bisogno di riguardare un attimo. Perdonatemi. Perdonatemi ragazzi astronomi, ma mi è venuto un breve lapsus. È da un po' che non faccio astronomia. Per cui perdonatemi. Aspetta. Come cazzo era l'ordine dei pianeti? Devo riaprire la fotocamera. Ok, Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno. Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno. Mercurio, Venere, Sole, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno. Ok. Questo è l'Otello? Questo è Otello? Sembrerebbe essere come l'Otello. 任せてください。 Credo che sia questo. Però non capisco cosa farmene. Che succede? Non sono brava ad Otello. Non sono in grado di uscire da qui. L'Otello è rilevante. Sì, esatto, lo sapevo che stava mostrando le luci rosse sul dispositivo. ありませんそう。 Come? Ah. Beh. Effettivamente. Sì. Riusciremo a inserirlo? Sono in numero binario, non credo. C'è un'unica cosa in questa stanza in cui puoi mettere un numero giusto. Il PC. O è l'altro. Può essere questo, effettivamente.
Qua mi serve un attimo screenarne, mi sa. 1. No, aspetta. Che cosa vuol dire? 1. 2. Il 3 ne ha 2, il 4 ne ha 1. È in binario? Però non c'è il 2 nel binario. C'è 1, 0, 1, 1. 任せてください。 Mhm. Aspetta. Come cazzo dovrei metterlo? Ah, ok, ho capito. Allora qua mi sa che mi conviene scrivermelo perché non me li ricorderò mai 10 codici. Wait. 0. Aspetta, tengo un attimo qua fermo così magari ce li scriviamo se volete. Eh sì, hai ragione. A sto punto può essere solamente in binario perché non vedo un'altra alternativa. Anche perché non si possono mettere così tanti numeri in un unico punto. Utilizzerò la chat di live per scrivere. Rieccoci qua, scusate, mi sono crashato per un momento. Ok, allora abbiamo... Controlla le luci lampeggianti sopra lo schermo. Ah, ok. Oh mio Dio. 1. 2. 3. 4. Aspetta. Sto contando un secondo. 1 0 0 1. Ok, il primo è 1 0 0 1 0. Ok, grazie Ciel. Vediamo un po' cosa corrisponde adesso. 1 0 1 0 0 1. Quindi 9 come primo numero. Poi 0 0 1 0 9 4 0 0 11 0 0 11. Non lo vedo 0 0 11. Il primo è 9 4. Aspetta. 11 0 0 e... Wait, 11 0 0 e 3. Manca il terzo numero, aspetta, riguardiamo meglio. Controlliamo quanto lampeggiano. 1 2 3. Ok, è 1 1 1 0 7. Quindi è 9 4 7 3. Ok. Nove 4 7 3. No? Come no? Non è così? Ho letto male? Allora. È 1 0. Ah no!
È 1011 il primo, ho sbagliato. Uno 011. Non è 9 quindi. Posso vedere meglio le luci? Sì, sì. Aspettiamo. 1. No, è 1001. 1001. 1001. No, il 9 è giusto. Proviamo a controllare anche gli altri a sto punto. Aspettiamo che c'è tutta l'animazione del reset. 0 0 0 1. Ah, forse è questo. Allora 0001 8 9 8 1 2 3 0. Ok, 1 2 3 0. Sette 9 8 7. Vediamo l'ultimo. Adesso 1 0 1 0. Ok. 1 0 1 0. 9 8 7 1 0 1 0 5 9 8 7 5. Ok. Adesso dovrebbe essere giusto. Ok, aveva incannato prima. Non importa, dai. Succede. 9 8 7 5. Hai sentito qualcosa? Sì, deve essere il dispositivo che si è sbloccato. Riutilizzare delle gimmick già state utilizzate precedentemente per conservare energia. Ok. Cosa si è sbloccato? Ah, questo. Vediamo se è il pendrive che devo mettere. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Yay! Sembrerebbe che l'abbiamo completato. Con i nostri poteri combinati siamo stati in grado di superare il gioco che mi minacciava la vita. Chi se ne importa chi l'abbia completato? Perché ti senti... Perché sembrerebbe che l'uscita non sia ancora stata aperta? Che cosa intendi che non sia ancora stata aperta? Effettivamente. Sei serio? Non è aperta? Non te l'ho appena detto. Non è solo l'uscita. Anche la porta da cui siamo entrati non si apre. Forse il gioco non ha affatto finito. C'è qualche possibilità che la cosa che abbiamo trovato prima fosse solamente uno scherzo? Beh, sembrerebbe che tu abbia qualcosa in mente. Quando sono arrivata in questa stanza ho ricevuto una lettera. Una lettera? Pensavo che fosse uno scherzo, per cui non ho avuto la chance di dirtelo. Finiscila con le scuse. Sbrigati e mostrala. Ah sì, eccola. Risolvi il mistero della Final Dead Room e otterrai il diritto di giocare al gioco che minaccia la tua vita. Riguardo al gioco che minaccia la tua vita, si tratta di una roulette che minaccia la tua vita. Yes. Sarai tu in grado di settare la difficoltà della roulette. Dipende dalla difficoltà. Ho preparato diversi premi. Vedi di non strafare però. Capisco. Per cui ecco che cosa significa. Che cosa significa?
Significa che il gioco non sarà finito finché... Ah no, significa che il gioco fino ad adesso non è stato solamente il primo atto. D'ora in poi ci sarà la vera performance. La roulette che minaccia la vita. Probabilmente è come la roulette russa. Vedi? Una pistola è uscita fuori da lì. Il che significa che dovremmo giocare alla roulette russa, giusto? Alla roulette russa? Bene allora, permettimi. Non puoi, non importa come, è troppo pericoloso. Ehi Monomi, c'è un qualcosa che vorrei chiederti. Onestamente, non capisco le regole della roulette russa. Ah, beh, se questo è il caso, devi caricare un proiettile nel cilindro e poi girare. Dopodiché devi puntare la pistola verso di te e premere il grilletto. Ma aspetta, non puoi farlo. C'è una possibilità su 6 che tu possa morire. Una possibilità su 6 che io possa morire. Significa che la chance di fallire è solamente una su 6. Quella rule è davvero... va davvero bene. Voglio dire, se è solamente una chance su 6, quella di fallire, il gioco non sarebbe troppo facile. Non dovrebbe essere il contrario. Rimuovendo uno dei proiettili dalla pistola e utilizzalo quando ci sono ancora 5 proiettili al suo interno. Se lo farai, beh, c'è una chance su 6 del successo. Sì, definitivamente sarebbe un gioco molto più entusiasmante. Ma di che stai dicendo? Proviamoci. 何ってローションルーレットでしょ È uscito di testa. 弾は一発だけしか抜いてないから生存確率6分の1だね Qua c'è un class trial da affrontare e Nagito si vuole sparare su Minecraft. 大した才能じゃないけど僕にだって超高校級と呼ばれる才能があるんだよ超高校級の幸運と呼ばれる才能がさ Ok. でもたかが6分の1程度の確率を勝ち取れなくて何が超高校級だって Beh, effettivamente. その程度で死ぬ È l'Ultimate Lucky Student, non può morire per un qualcosa del genere. 僕が超高校級の幸運なら僕はここで生き残るべきなんだねそうでしょ Sono tornato e Nagito si punta una pista. Eh sì. A quanto pare. Abbiamo fatto il gioco dell'escape room nella Final Dead Room, Lampada. Ti sei perso tutta quella parte lì. Sta giocando alla roulette russa. Ah, quel suono proprio adesso. È la porta che si è aperta, giusto? Sembrerebbe che finalmente abbiamo completato la Final Dead Room. Com'era? Non era troppo difficile in realtà, semplicemente ad un certo punto, e che non mi a quanto pare, stavo facendo come avevamo pensato io e Ciel, che dovevamo prendere l'appendino, solo che non me lo faceva prendere, continuava a cliccarmi il 5, quindi ho detto, ah, forse allora non si può prendere proprio l'appendino, invece no. Ci ho riprovato ancora una volta, poi l'ho preso. E non sapevo che per combinare gli oggetti dovevo utilizzare il tasto X perché non me l'hanno spiegato all'inizio, ma ok. Sono spaventata da te, Nagito. Davvero? Oh beh, andiamo. L'ottagono dovrebbe essere dietro a quella porta. Vediamo un po' com'è questo ottagono. Per cui questo è l'ottagono. Che stanza distorta. Congratulazioni, Nagito.
E qui... Congratulazioni per aver completato la Final Dead Room. Chi non sarebbe spaventato da Nagito, veramente. Ti sei anche sfidato da solo alla più alta delle difficoltà e con una chance su 6 di successo. どうぞ。 Ho un premio davvero modesto per qualcuno come te. Ora allora, ecco qui. Questo è il file della Future Foundation. Non l'avevamo già ottenuto sulle montagne russe. そうそう。 Beh, pensalo come un'estensione di ciò. Un'estensione? Tu, che cosa stai dando senza il mio permesso? Vediamo. E c'è anche un premio speciale aggiuntivo. Tieni qui. Questo album è della Upspeak Academy. うぷぷぷ。 Esatto, questo file contiene i vostri profili degli studenti ai tempi della Upspeak Academy. Nel frattempo ci sono i profili di voi ragazzi che nemmeno ricordate. Del nostro tempo alla Upspeak Academy, eh? Ma dopo tutto questo tempo ancora non riesco a crederci. あれあれ。 Intendi sul fatto delle tue memorie perdute? Voglio dire, una persona non brava come me è davvero riuscita a spendere del tempo con tutti gli altri della Upspeak Academy? No, è impossibile. Se fosse vero, come mi sentirei? Davvero, ho speso il mio tempo essendo deluso da me stesso in presenza di tale grandezza. Beh, che tu sia arrabbiato o depresso, comunque non lo capisco affatto. Oh, comunque, te li passo. D'ora in poi come usarli sta solamente a te. Grazie, li darò un'occhiata più tardi. Per cui se guardassi in questi profili potrei riuscire a scoprire qual è il talento nascosto di Hajime. Probabilmente ne sarebbe contento. Qualcuno come me finalmente è utile. Perché stai ridendo? Beh, pensavo che fosse ironico. Che fra tutti quelli presenti qui, qualcuno come te fosse colui che ha ottenuto i profili degli studenti della Upspeak Academy. Non sono sicuro se tu sia fortunato o sfortunato. Che cosa intendi? Ma sembrerebbe che le cose diventeranno molto interessanti. Sì, Nagito. Tu sarai colui che renderà le cose molto più interessanti. Davvero non capisco. Di che cosa sta parlando? Ehi, che cosa stai pianificando? Cosa c'è scritto lì? Comunque, Monomi, non barare. Non abbiamo ancora raggiunto la fine. Voglio dire, tu ancora non hai giocato alla roulette russa. Ma lo ha già fatto Nagito? 何言ってんの？ No, 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 no. No, 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 no. Vieni qui. La vendetta della Final Dead Room. Versione. Cavolo, se ne sono andati. Alla fine ancora non capisco di cosa stesse parlando Monokuma. Ma per ora lascerò questi file per dopo. Prima devo controllare questa stanza. Non che non ci sia nulla che conosca per come uscire via da qui. Ok. Qua ci sono un po' di armi. Qua c'è la Final Dead Room, non controllo, non ci voglio tornare. Non voglio far ammazzare Nagito così. Come detto, ci sono un sacco di armi da fuoco qui. Un sacco di pistole e lanciagranate. Per di più
Ma effettivamente non vedo nulla che possa sembrare un Ultimate Weapon. Mi chiedo cosa sia qui chiamata l'Ultimate Weapon. Non lo so. Qua invece sono armi da guerra. Asce, spade, martelli. Martelli. Cavi metallici. Ok. Ci sono un sacco di strumenti qui che potrebbero essere utilizzati come armi. Ma ancora non vedo nulla che potrebbe sembrare un'arma definitiva. Ok. Ci resta solo questo allora. Una finestra? Una striscia? Boh. Perché c'è una finestra in un posto come questo? Beh, forse c'è una qualche sorta di significato nascosto dietro di essa. Ma in realtà, cosa potrebbe essere? Nella mia mente ho esplorato varie possibilità e ho camminato verso la finestra. In quel momento ho sbirciato fuori. Questo è quando ho realmente visto fuori da quella finestra. Era completamente diverso da ogni altra possibilità che avevo in mente. Risata troppo pazza, isterica, poi mi vengono a dire c'è un passo maniaco nel condominio, ma evitiamo. Capisco. Per cui ecco che cos'era. Quello che ho visto fuori da quella finestra. Finalmente tutto si sta mettendo insieme. E ora che ci penso, sì, capisco. Finalmente sembrerebbe che io stia capendo una prospettiva più larga di quello che è la Funhouse. E ora posso tornare nella Final Dead Room, perché mi sa che non c'è niente da fare. La Final Dead Room si trova dall'altra parte di questa porta. Non c'è bisogno di tornare indietro. Ok. Allora devo di nuovo interagire con la finestra. Quello che ho visto fuori da questa finestra è completamente diverso da ogni possibilità che avevo in mente. È diventato Kira, veramente. Oh, ma se iniziassi a snodare i nodi da qui e pensarci... Capisco. Sembrerebbe... No. E allora dove devo andare? Che aree non hai controllato della... Ah! Ops, non avevo visto. Grazie Nagito. Un frigorifero, qui? Ma mi sarei aspettato di trovare dei drink qua dentro. Ma quando ho aperto la porta e ho guardato all'interno... Capisco. Ci sono veleni messi qui. Beh, sicuramente potresti uccidere tutti quanti col veleno. In un modo quello potrebbe essere considerata un'arma potente. Ma in quel caso... Beh, dovresti ignorare le regole. Effettivamente. Ah, questa è l'uscita. C'è una porta sul pavimento? Questo non è il primo piano della Strawberry House? Potrebbe condurre sottosuolo? Basandoci sullo sketch... Non dovrebbe esserci alcun bunker. I frigoriferi sono armi micidiali, veramente. E in realtà è stato con quello con cui Nekomaru è morto. L'hanno preso a frigoriferi in testa. Forse quello che si trova dietro questa porta... Finalmente le cose si fanno interessanti. Fantastico! Proprio come mi sarei aspettato dal posto che non saresti stato in grado di raggiungere finché non avresti completato la Final Dead Room. Grazie a come sono arrivato qui, tutti i pezzettini separati sembrerebbero essersi connessi l'un l'altro. Beh, teoricamente un frigorifero basterebbe. Sì? Una catena di reazioni fulminanti, in verità. Grazie a tutto quell'indizio. L'unico problema sarebbe portarlo fuori. Lo so, adesso non è tempo di divertirsi per queste cose, ma...
sicuramente è un ottimo sentimento. Specialmente quella finestra. Esatto. Tutto quanto ora è connesso da qui. Grazie a quella finestra ho realizzato il mistero dell'arma definitiva e della fan house. Ora tutto quello che devo fare è dirlo a tutti quanti. Ma prima di ciò dovrei dare un'occhiata al file che ho ricevuto da Monokuma. Specialmente se sono presenti tutti i profili degli studenti della Upspeak Academy di quel tempo. Quello è importante. Ho aperto cautamente il file e letto cautamente, prendendomi cura del fatto di non mancare alcuna lettera. Cautamente. Ah? Ehi, riesci a sentirmi? Ah, era Chiaki. Hajime, mi senti? Mm? Ah, scusa. Hai detto qualcosa? È tipo 2 ore fa che abbiamo parlato con Fuyuhiko. Mi chiedo se l'ascensore sia stato aggiustato. Sarebbe brutto se fossimo ancora divisi prima del class trial. Per cui sarebbe meglio se li chiamassimo ancora una volta. Ehi, stavi ascoltando almeno? L'ho portato su perché mi ero preoccupata. Scusami. Per cui che cosa faremo? Hai ragione, anch'io sono preoccupato riguardo loro. Chiamiamo la Strawberry House ancora una volta. Sì, è un'ottima idea, penso. Naito? Ah? いや Oh. Ciao, Hajime. Nagito? Perché sei qui? Perché mi sono mostrato. Ti sei mostrato? Come hai fatto se non eri qui fin dall'inizio? Forse mi sono teletrasportato. Oh? Va bene. Ehi, rispondimi seriamente. Come sei stato in grado di arrivare da questo lato? ね Prima di quello, c'è un qualcosa che ho bisogno di dirvi, ragazzi. Cioè? Ho provato a indagare nella Strawberry House finché ho potuto. えさて Prima vi darò i dettagli. Forza, sbrighiamoci. Ok, dopo essere stati interrotti da Nagito, Chuck ed io abbiamo scoperto i risultati delle sue indagini nella Strawberry House. Ok. Ascensore. Il bottone del rotto. Quello che ci ha detto Fuyuhiko. L'orologio assordante. Beh, immagino che questi siano molto importanti. Specialmente il fatto che tutti alla Strawberry House hanno sentito quel rumore. Ma cos'è successo alla sveglia dell'orologio? E il fatto che il bottone fosse rotto, beh, è strano. ね Per di più c'è ancora una cosa che dovrei dirvi, ragazzi. Ho completato la Final Dead Room. Oh? Hai fatto il gioco che mette a rischio la tua vita? えいや Non era affatto un gioco che metteva a rischio la tua vita. Semplicemente era un escape game che finiva con una sorta di roulette russa. Una roulette russa? È un gioco dove punti... dove carichi un proiettile in una pistola, giri il cilindro, la punti verso di te e premi il grilletto. Per cui lo hai davvero fatto. ああ Ah, questo è il vero modo in cui avresti dovuto giocarlo. Per cui sarebbe andato bene se avessi usato solo proiettili. Beh, immagino che era proprio come aveva detto Monomi. Ah? 実はさ Beh, mi sono sbagliato. Io ho pensato che avresti dovuto togliere fuori un proiettile dal cilindro. Ecco come l'ho fatto.
Avevi solo una chance su 6 di sopravvivere. まあ Beh, però sono ancora vivo. Dopotutto, l'unica cosa buona di me è quanto sono fortunato. Cosa c'è di sbagliato in lui? Lo sapevo fin dall'inizio, ma per lui fare un qualcosa di così suicida è davvero pazzo. Non c'è altra spiegazione. 僕はね Per di più, dato che sono stato in grado di completare la Final Dead Room, sono stato in grado di ottenere un sacco di diritti. E fra questi diritti c'era la libertà di muoversi fra la Grape House e la Strawberry House. Non solo quello, ma oltre ciò mi sono mosso senza nemmeno dover giocare nuovamente quel gioco. Roulette russa modalità hardcore. Sì, praticamente sì. 5 proiettili e uno vacante. Per farvi capire quanto è fortunato Nagito. Che non gli è entrato l'unico proiettile. Cioè, gli è entrato l'unico colpo senza proiettile. Muoversi avanti e indietro? Come sei in grado di fare ciò? ああ Ehi, Hajime. 黙ってて Ti stai ripetendo ancora e ancora. E mi sta dando fastidio. Potresti lasciarmi parlare liberamente per una volta? Hm? Comunque sono molto fortunato. Grazie a ciò sono stato in grado di completare la roulette alla più grande delle difficoltà. E ottenere un premio davvero fantastico. Questo è il file della Future Foundation? Già, è un continuo del file che ho ricevuto dalle montagne russe. Un continuo? C'è anche... ci sono anche delle informazioni più dettagliate della Killing School Life che abbiamo letto in quel file. Il Killing School Life. Sì. Intendi il gioco di uccisioni che ha tenuto luogo nella Opsfic Academy, giusto? Se mi ricordo, Byakuya era uno degli studenti che ci ha partecipato. Beh, comunque abbiamo imparato più robe sulla Killing School Life. Nulla che abbia rilevanza, però. Erano solo informazioni riguardo all'ordine degli omicidi e chi era il killer per ogni incidente. L'ho trovato estremamente noioso da leggere, riguardo per morti di persone che nemmeno conoscevo. Beh, togliendo Byakuya, dopo tutto. Allora è proprio come pensavo. Quel Byakuya è lo stesso Byakuya che conoscevamo, giusto? でも Comunque non posso dire che quell'informazione fosse completamente inutile. In realtà ci sono alcune similarità tra il Killing School Life e il Killing School Trip. Similarità? えっと Cioè similitudini. Non so perché ho detto similarità. Per esempio, il primo omicidio coinvolgeva qualcuno di importante venendo accoltellato a morte in un posto inaspettato. Eh sì, Sayaka. Il secondo omicidio rivela la presenza di un serial killer nel gruppo. È vero. E il terzo omicidio era un qualcuno che aveva fatto 2 omicidi in successione. ね Che cosa ne pensate voi ragazzi di queste strane similitudini? Beh, molto strano. えまあ Beh, non penso a queste come delle coincidenze. Specialmente se è Monokuma dietro ai motivi che li ha portati agli omicidi. Che cosa stai cercando di dire? ね Comunque, il quarto omicidio del Killing School Life apparentemente era un suicidio. Mm? Comunque, che abbia un significato o no, beh, è un qualcosa che
Ogni persona dovrebbe pensare a modo loro, a modo proprio. Ve l'ho detto per dirvi la verità. La verità? Sei sicuro che non stai cercando di confonderci? Cavolo, i tuoi lamenti non finiscono mai, eh? Se continuerai a parlare così, non ti dirò più nulla. Nemmeno riguardo al tuo talento. Ah? Beh, quel file non è l'unica cosa che ho ricevuto da Monokuma. Ce n'è un altro. Quel sigillo. Esatto. È indubbiamente quello della Hopspeak Academy. もしかして Che abbia delle informazioni riguardo alle nostre memorie perdute o rubate? 残念だよ。 Sfortunatamente non sono riuscito a trovare nulla a riguardo ciò. Quel file non contiene le nostre informazioni, solamente le informazioni riguardo Hajime. Solamente le mie? どうして Non è strano? Perché solamente le informazioni di Hajime? まったく。 Davvero un problema il fatto che tu me lo stia chiedendo. Beh, devo proprio dirlo. Mi ha sempre interessato il fatto che Hajime fosse l'unico che non riuscisse a ricordare il suo talento. ね Ma la cosa finisce qui. Sei serio? Hai veramente scoperto perché sono stato scelto dalla Hopspeak Academy? ああ。 In un modo... è proprio come ha detto Chiaki. L'esistenza di Hajime è speciale. Perché tu eri... solamente qualcuno proveniente dal corso di riserva. Uno studente del corso di riserva. Ah? あのね。 Non sei come il corso primario, dove ogni studente possiede dei talenti. Il corso di riserva è per gli studenti del corso di riserva, che sono entrati a scuola tramite un esame molto basico. Essenzialmente, tu sei una sorta di sostituto, una seconda corda. Beh, anche con ciò, c'è solo il tuo nome. Il corso di riserva esiste semplicemente per incrementare la rendita della Hopspeak Academy. Il corso di riserva? Sostituto? Seconda corda? Che cosa sta dicendo? Come ho detto, tu eri uno studente del corso di riserva, per cui non possiedi alcun talento. Semplicemente... hai pagato una grande somma per entrare. E con quei fondi ottenuti dagli esami, l'accademia può concentrarsi sul cercare persone di talento. Tramite ciò, i simboli della pace possono crescere. そうだよね。 Il che significa che tu sei solamente una scala. Dovresti sentirti onorato. Un umano senza talento, normale fra tanti, che non ha alcun utilizzo, se non la speranza dell'uomo. Che diavolo dovrebbe significare? Forse semplicemente non eri abbastanza determinato. Ammiri la speranza? Ti sacrificheresti corpo e anima per partecipare alla Hopspeak Academy? O forse eri semplicemente ossessionato dalla Hopspeak Academy, come una fangirl che segue l'ultimo trend? Non è... やめてよ。 diventare... volevi diventare speranza? Beh, se è quello che stai pensando, fermati. Ascolta attentamente. Gli umani degni di diventare speranzosi posseggono dei talenti grandiosi e una grande forza di volontà. Il momento in cui tu sei nato in questo mondo, che tu lo avessi o no, 間違いないよ。 non si tratta nulla dello sforzo. Devi essere stato scelto dalla speranza per diventare speranza. わからないかな。 Questo perché non è nemmeno nulla di degno di ammirazione.
Oppure eri così cieco dalla tua ammirazione per la Opsic Academy che non sei nemmeno riuscito a vederlo. Beh, sei solamente un nessuno del corso di riserva che non aveva alcun talento fin dall'inizio. Un qualcuno che ha dimenticato di non essere nessuno. Ecco tutto. Scusatemi un secondo. Eccomi. Parole forti. Abbastanza. Nagito, non scassare le palle. Veramente. Povero Hajime. Allora, io sono solo... Esatto, non sei mai stato un Ultimate. Non hai nessun talento. Io non ho alcun talento. Sono solamente uno studente del liceo totalmente ordinario. Mi sento davvero in pena per te. Sei scioccato dallo scoprire che non avevi alcun talento. そうじゃなくてさ。 Ma comunque, se ci pensi in maniera positiva, sembrerebbe che non ci sia alcuna ragione di dubitare di te. Ora che sappiamo chi sei, normale, nella media, un totalmente... uno studente che non salta all'occhio. Io avrei detto, sti cazzi, sono qui, vado avanti, veramente. Non c'è alcun modo che tu possa essere associato con la Future Foundation. Ma se non è Hajime, allora chi altri al mondo potrebbe essere il traditore? Il sopravvissuto del precedente Killing School Life, Byakuya, poteva essere il candidato più accurato. Ma ora è nettamente impossibile. ね Ehi, mi stai ascoltando? 待った Non c'è alcun bisogno per noi ascoltarti. え。俺、 Eh? あのね Forse sarebbe importante parlare del fatto di chi è il traditore, però prima dobbiamo concentrarci sull'omicidio di Mekamaru. Perché se non sopravviviamo a questo class trial, tutti quanti comunque moriranno. In quel caso, il traditore potrebbe essere ucciso lo stesso? Beh, è un qualcosa che mi chiedo. Adesso tutto questo mi sembra un teatrino per vedere se i talenti possono essere acquisiti. Chissà, vedremo. Oh, beh, immagino vada bene. Per adesso mi fermerò. ねえね Hai detto che hai completato la Final Dead Room e ottenuto quei file. Significa che sei andato nell'Octagon, giusto? ね Siete curiosi riguardo all'Ultimate Weapon? えだからさ Hai scoperto di che cosa si trattava? Forse l'ho fatto, forse non l'ho fatto. C'è una qualche ragione per cui dovrei rispondere. Ma che diavolo! Sono io che ho completato quella stanza e sono libero di divulgare gli indizi che ho ottenuto in primo luogo, giusto? Stai pianificando di tenerlo segreto? Stai pianificando nuovamente di allearti col killer? あ Come ho detto, io non sono dal lato del killer. Non è mai cambiato da quando ho iniziato. Quante volte mi devo ripetere? Io voglio solamente che la speranza brilli ancora di più. もう Quello che dici non ha mai alcun senso. Forza, diccelo. Dici riguardo a cosa è la Ultimate Weapon. まったく。 Cavolo, immagino di non avere altra scelta. Beh, presumo di potervelo dire un pochettino. 僕はね、 Hai ragione, sono andato in quel luogo che sembrerebbe essere l'ottagono e ho trovato un sacco di armi diverse lì. Ma non ho trovato nulla degno del nome di Ultimate Weapon. Non mentire! Non c'è alcun modo che sia possibile. やめてよ。 Provenire da qualcuno che non ha alcun talento come te è davvero offensivo. Che cosa hai detto? Va bene, ho capito. Non c'è tempo di litigare fra di noi comunque. Se non ce lo dirai, vorrà dire che lo faremo noi stessi. Dovremmo tornare a investigare il caso di Mekamaru? Dovremmo sbrigarci? Il class trial comincerà presto. そうだね。 Hai ragione, non ho visto nemmeno la scena del crimine. Ah, i ragazzi della Strawberry House dovrebbero arrivare da questo lato a momenti じゃ adesso. あね。
Per cui nel frattempo vado avanti. Ma come ha cambiato atteggiamento con te, sto stronzo, veramente. ね Ehi, Hajime. Va tutto bene, lo sapevo. Vuoi che ci concentriamo sul caso di Nekomaru adesso, giusto? È vero che sono scioccato, però adesso non c'è tempo di sentirmi in questo modo. Proprio ora non posso essere colui che è depresso. Devo sopravvivere con tutti gli altri e tornare a casa. Questa è la cosa più importante. Significa che l'Ultimate Weapon non ha la forma di un'arma. Può essere, a questo punto. Questa è un'ottima uscita, Seal. Non è giusto? Sì, sono sollevata dal sentirtelo dire. Forse dovremmo sbrigarci allora. Sì, hai ragione. Dovrei dimenticarmene per ora. Dovrei concentrarmi sul caso di Nekomaru. Però ragazzi, abbiamo fatto un bel po'. Mi sa che quest'ultimo pezzo di investigation lo facciamo nella prossima live, insieme al Class Trial. Che dite? Anche perché sono 4 ore e 45. Intanto vado su Twitch per vedere chi ci sta. Che possiamo ride ours. Allora, datemi un secondo. Andiamo in Just Chatting. Voilà. Ho salvato tanto. Questo capitolo diventa sempre più interessante. Ci sono un sacco di meccaniche molto molto interessanti. Che ve l'aspettavate che sarebbe morto proprio Nekomaru? In caso se avete già qualche teoria su chi possa essere il killer, fatevi pure avanti. Potete anche scriverla volendo su Discord, nella sezione Games, volendo. Mettendo ovviamente avvisi di spoiler, perché magari c'è gente che non ha visto questa live e non sa che Nekomaru è morto. Guardiamo un po' chi ci sta in live. Chi ci sta in live? Chi raidiamo? A chi facciamo un raid? Ah! Potrei farlo al caro Kai, che è da un po' che non raido, che è molto molto simpatico. È uno streamer molto molto chill, adesso sta giocando a Pokémon Infinite Fusion. Va bene. Il teletrasporto è assurdo, è quella l'arma definitiva di Nagito, palese. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti qui con me quest'oggi. Spero che vi siate divertiti e che il capitolo 4 vi stia interessando sempre di più. Detto questo, ci vediamo poi mercoledì con Cat Quest e giovedì con il continuo di Danganronpa 2 per fare il class trial della morte di Nekomaru, per scoprire chi è che l'ha ucciso e anche finire l'investigazione. E nulla, io vi reindirizzo al canale di Kai. Mi raccomando, partecipate al raid se volete 250 punti canale. E nulla, ci becchiamo poi mercoledì pomeriggio. Bye bye!